La barchetta di cristallo di Augusto De Angelis. Lettura di Rossella Rossi. Parte prima. Il quadrante tragico. 8. Martedì. Bagliori. Ore 21. Delia era sempre vestita di nero, con quel suo abito di crespo, corto quasi ai ginocchi e chiuso attorno al collo e attorno ai polsi. Si era levata di tavola e si teneva in piedi nello studio di suo marito davanti al caminetto. Adesso che il marchese era morto, prediligeva quella stanza. Non aveva alcuna particolare ragione per farlo. Guardò la pendola di Bull. Da un'ora circa quegli uomini se ne erano andati e non le avevano detto nulla. Lei si era seduta a tavola al suo posto come sempre Pietro l'aveva servita. Poteva darsi che il cadavere, la salma, fosse rimasto nel palazzo. Poteva darsi che non vi fosse più. La risoluzione di un tale problema la interessava mediocremente. In ogni caso, l'autopsia si sarebbe dovuta fare o era già stata fatta a quell'ora. E lei sapeva quel che sarebbe risultato dall'autopsia. Suo marito non poteva non essere stato assassinato. Però cominciava a trovare che avevano agito verso di lei con troppa disinvoltura e senza rispettare per nulla i riguardi dovuti alla sua qualità di vedova. O forse si erano conformati alle norme che la legge sancisce in simili casi. Un sorriso di sarcasmo le aleggiò sul volto. Il dottor Veretti non aveva voluto dar l'ordine di inumare. Uno scandalo. A quell'uomo giallo e disseccato dovevano piacere gli scandali. Fissò il bottone del campanello, quasi nascosto tra la cornice della specchiera e il marmo del caminetto. Il notaio le aveva detto che sarebbe tornato alle 9. Fece un passo e tese un braccio. Una grande mollezza era in lei. Non proprio stanchezza, piuttosto intorpidimento. Certo, avrebbe dovuto scuotersi. Molte azioni doveva compiere, necessarie, indispensabili. Non che dovesse forgiare ancora il suo destino. Esso era già tracciato. Meraviglioso. Un destino tempestato di pietre preziose, colmo di tanto denaro. In fondo aveva dovuto sempre compiere uno sforzo per ottenere il denaro. Il denaro apparteneva a lui. Era lui che glielo dava. Col braccio teso e la mano appoggiata al marmo si volse verso l'angolo della sala, dove si trovava la piccola scrivania di Palissandro, incrostata d'avorio. Lui sedeva davanti a quel piccolo mobile, così fragile sotto le sue mani pesanti, brutali. Apriva il tiretto, ne estraeva quasi con rabbia il libretto degli assegni. Non aveva alcuna delicatezza. Quando le tendeva finalmente quella sottile strisciolina di carta, aveva già messo a dura prova la sua resistenza. E lei aveva dovuto sorridergli, farla vezzosa, avvolgerlo nel calore animale che poteva sprigionare dal suo corpo quando avesse voluto. Il sorriso di sarcasmo si accentuò. Premette il bottone. Attese. Pietro comparve silenzioso, cauto, senza che neppure la porta gemesse al suo passaggio. Ne sentì di colpo la presenza e si volse, un poco fremente. «Ah! La signora Marchesa ha chiamato? Il notaio? È nel salotto giallo che attende. Gli altri? Sono andati via da molto tempo, signora Marchesa. Chi è rimasto? L'infermiera? Sola? Sì, signora Marchesa. Che cosa fa ancora qui? Veglia la salma, signora Marchesa. Non lo avevano portato via. Tutto era ormai terminato. Ma come avevan potuto? Non lo avevano portato via. Dunque, ancora lei non poteva entrare nella camera di lui, non poteva cercare. Occorreva far presto. Chi aveva ucciso il vecchio di via Forioscuri? Strinse nervosamente le mani, ma fu un attimo. Pietro le stava sempre davanti, a fissarle la punta delle scarpine, compreso della propria importanza, carico di rispetto. «Pregate il notaio di venire da me». «Il notaio non è solo, signora Marchesa. Con lui si trova un funzionario di polizia». «Volete dire il questore?» Il garofano rosso, gli sguardi indagatori, le antenne mobili. «No, signora Marchesa, un altro funzionario». «Ha chiesto di parlare con me?» «Non ancora».
Si è subito appartato col notaio nel salotto giallo. Nessuno chiedeva di lei, nessuno si preoccupava di informarla di nulla. Tutto si svolgeva attorno a lei e al di fuori di lei. Sta bene, Pietro, dite al notaio che ho assoluto bisogno di parlargli. Il cameriere scomparve silenziosamente come era apparso. Un destino tempestato di pietre preziose, colmo di tanto denaro, pensava lei, e reagì all'attimo di smarrimento. Di nuovo piena di forza, accesa di energia, si volse a guardare la porta per la quale sarebbe apparso il notaio. Ore 21. È il notaio del defunto marchese? De Vincenzi era giunto al palazzo mentre la signora marchesa si trovava in sala da pranzo. Nell'anticamera aveva trovato Ada e Fiorina, compostamente sedute una di fronte all'altra, ai due lati della stanza, coi loro abiti neri e grembulini bianchi, due rondini sulla grondaia. Le cameriere, la bionda sottilina e la bruna repleta, si erano alzate di scatto, un poco spaventate, un poco fremebonde, come foglie agitate da un improvviso colpo di vento. Ada era corsa ad avvertire Pietro, prendendolo al passaggio, dalla sala da pranzo alla cucina, fra un servizio e l'altro. De Vincenzi non aveva voluto che si disturbasse la signora. Poteva benissimo occuparsi nel frattempo di molte altre cose. Anzi, preferiva dar prima un'occhiata alla salma. Il dottor Veretti? Sono tutti usciti poco fa. Credo che abbiano tenuto un consulto. Pietro dava i ragguagli con circospezione. De Vincenzi lo aveva sentito prudente e accorto, e aveva benedetto in cuor suo il caso che gli permetteva di conoscere l'ambiente, di far parlare le cose, prima di trovarsi alla presenza di Delia. Quella presenza era bastata a sconvolgere persino il suo capo. Andate pure senza occuparvi di me. Il signore ha senza dubbio un mandato. De Vincenzi si era accontentato di mostrare al cameriere la sua placca di cuoio da commissario di polizia. Pietro aveva chinato il capo e un poco la persona, forse per ossequio, forse per osservare meglio il distintivo, che l'altro teneva sulla palma. Se il signore vuol favorire da questa parte, la metterò in rapporto col notaio della famiglia. Così lui se ne lavava le mani, senza lasciarlo solo. Questo prudente cameriere potrebbe dirmi molte cose se volesse, pensava il commissario entrando nel salotto giallo. Il dottor Narboni era vestito di grigio scuro e aveva una busta di cuoio nero davanti a sé sul piccolo tavolo dorato. Il salotto giallo era carico d'oro. Anche la luce del lampadario aveva un caldo colore ambrato. Il notaio si alzò e osservò il commissario, socchiudendo gli occhi senza ciglia, sicché il suo volto, a pupille spente, apparve ancora più slavato, ancora più senza età e quasi senza sesso. «Con chi ho l'onore di parlare?» «Commissario De Vincenzi della Questura Centrale. Dottor Narboni, notaio, appunto, del defunto marchese Goffredo Vitelleschi del Verbano, e ora della vedova. Vogliamo sederci?» Uno di fronte all'altro, col tavolino dorato tra loro, tacquero qualche istante. Poi il notaio deglutì e affermò con accento, che a De Vincenzi parve trionfante: «È davvero ottima cosa che oramai tutto sia terminato». De Vincenzi sollevò le ciglia. Che voleva dire? Era possibile che la sua soddisfazione provenisse dal fatto che il marchese aveva tirato le cuoia? Come? Già, ella, signor commissario, non avrà da darsi alcuna pena. Oh, lo scandalo sarebbe stato molto spiacevole. La casa dei Vitelleschi del Verbano è una delle più nobili della provincia, una delle più antiche d'Italia. E la povera marchesa, così giovane ancora, così fragile, tanto colpita dalla immensa sventura, non avrebbe meritato che la sorte si fosse accanita a cospargere di losco il suo doloroso rimpianto. Lei intende dire? Nessun bisogno di autopsia. La morte del marchese, non so dire quanto deplorata, ma insomma non immatura, dacché il compianto defunto aveva i suoi anni. È stata riconosciuta dal medico legale e dagli altri luminari della scienza, convocati dal dottor Veretti, come derivata da un'embolia, eccessiva pressione arteriosa, arteriosclerosi e il resto. Aprì la borsa nera, ne trasse un gran foglio, lo mostrò senza porgerlo. Ecco la dichiarazione medica debitamente firmata.
Estrasse un secondo foglio. Ed ecco il permesso di inumazione. Così tutto era finito. Il marchese era morto di morte naturale. Immediatamente De Vincenzi sentì che il suo capo aveva ragione di supporre, aveva ragione di credere al dramma. I medici avevano decretato che il marchese era morto naturalmente. Lui non poteva certo mettere in dubbio il responso dei medici, eppure ora più di prima era convinto che le cose non fossero andate così lisce come le apparenze volevano far credere. Ora più di prima sentiva di non dover lasciare quella casa. Giustificazioni a sé e agli altri poteva trovarne. Il nome di Delia Vitelleschi non era forse compreso fra quelli delle persone che Sofia Moroni aveva denunciate come frequentatrici della casa di Vannetta Arcangeli? Che altro? Ah, una sua idea repentina, che gli era balenata dopo il colloquio con Claudia Sutton. Ma come avrebbe potuto parlare al questore di quella sua fantastica ipotesi, che gli era germogliata all'improvviso nel cervello? Tutto è terminato dunque, prima ancora di cominciare, sono lieto. Fece una pausa. Vuole avere la cortesia di darmi i particolari del consulto tenuto dai medici? I particolari? Sembrava scandalizzato. Per me i particolari sono contenuti tutti in questi 2 fogli. Però, se vuol sapere, alle 18 i medici si sono riuniti nella stanza del marchese. Non avranno sezionato il cadavere lì dentro? Ma se le dico che non c'è stato alcun bisogno di autopsia? Oh, il dottor Veretti avrebbe voluto far trasportare subito la salma al monumentale, ma il medico legale e il professor Mariani, il grande specialista di malattie cardiache, hanno opinato che fosse opportuno visitare il cadavere accuratamente prima di procedere a un atto di cui ognuno comprendeva la gravità. La visita è stata lunga e, come può credere, esauriente. Hanno osservato il corpo con tutti i mezzi e tutti gli apparecchi scientifici più moderni. Non si è avuta discussione. La morte per embolia è apparsa lampante. Nessun bisogno di autopsia, nessuna necessità di martoriare un corpo la cui anima aveva raggiunto l'eternità per cause naturali. A che scopo provocare lo scandalo? Ed eccoci tranquilli. De Vincenzi ascoltava il notaio e si chiedeva da che cosa provenisse in lui una così evidente soddisfazione. Il suo accanimento alla casata dei Vitelleschi era certo una ragione logica. Il marchese Vitelleschi ha lasciato un testamento, naturalmente. Naturalmente. Potrebbe accennarmene le linee fondamentali? Il notaio socchiuse le palpebre, in quel suo modo che toglieva ogni espressione al volto. Era come se si mettesse una maschera. Se ella non ha un ordine tassativo, un ordine della procura del re, non mi è possibile aprirlo e comunicargliene i termini. No, davvero, non mi è possibile. Seguì un silenzio. De Vincenzi intuì facilmente che nessuna forza avrebbe potuto smuovere quell'uomo dal suo proposito. Come vuole che abbia un tale ordine? L'altro si strinse nelle spalle. Quando procederà all'apertura del testamento? Attendo che la signora marchesa voglia darmi le sue istruzioni per i funerali. Subito dopo convocherò gli interessati per la lettura. Ella a ogni modo può dirmi, anche senza bisogno di un ordine della procura, quali siano questi interessati che ella convocherà. I parenti. E cioè? Sembrava un gioco di società o da bambini. Ogni risposta produceva una domanda, a catena. In primis la consorte. E poi? Il fratello, nobile defendente Vitelleschi dei marchesi del Verbano. Ah, il defunto aveva un fratello? Sicuro. Ma ora che lei mi ci fa pensare, il nobile Vitelleschi risiede all'estero molto lontano, occorrerà avvertirlo. E dove si trova? In Cina, a Shanghai. Diventava un'ossessione. Tutte le persone di quella storia avevano avuto o avevano a che fare con la Cina, e precisamente con Shanghai. Vada avanti. Il nobile Gastone Vitelleschi dei marchesi del Verbano, nipote del defunto e figlio del nobile defendente. Anche costui in Cina? No, il signor Gastone si trova a Milano, è un giovane studente universitario. Meno male. E ci sono altri parenti? Non credo, non mi risulta. Una piccola informazione, dottore, se può darmela senza l'ordine della procura. Lei scherza, commissario? Non mi sembra il momento. Vorrei chiederle,
Il patrimonio lasciato dal marchese è cospicuo? Il signor Marchese aveva quasi tutto il suo investito in titoli di Stato, o perlomeno questo è quel che io suppongo. Di immobili non c'è che questo palazzo e di latifondi la tenuta di Verbano, ma sono passivi o quasi. Cosicché il grosso dell'eredità lo si troverà alla banca? Può darsi. O altrimenti? Questa volta fu il notaio a interrogare e anche con una certa ansia malcelata. Altrimenti? Che cosa intende dire? Nulla di preciso. Ho inteso parlare di una collezione di gioie, di pietre preziose. Ah, naturalmente. Di nuovo il volto gli era tornato impenetrabile. Si parlerà di essa nel testamento? Può darsi. Ma io ignoro completamente il contenuto del testamento, sa? Il signor Marchese me lo confidò chiuso in una busta e non credette opportuno darmi alcun ragguaglio al riguardo. La porta del salotto giallo si aprì e Pietro, di sulla soglia, disse: «La signora Marchesa desidera parlare immediatamente col signor notaio». Il notaio afferrò la busta nera e si levò di scatto. «Vengo, Pietro». Si toccò il nodo della cravatta nera, si lisciò i capelli. «Se lei permette». Vada pure, e preghi la signora di ricevermi dopo di lei. Io approfitterò dell'attesa per dare un'occhiata alla camera del defunto». Se le sembra proprio necessario. In tal caso Pietro si metterà a sua disposizione. Ore 21:30. Pietro precedeva il commissario. Passarono per l'anticamera. Un grande oggetto avvolto in carta d'imballo marrone era deposto sulla cassapanca. Lo specchio nuovo. Ma perché il povero marchese aveva desiderato uno specchio moderno, un vero specchio, proprio poche ore prima di morire? De Vincenzi vide il cameriere fermarsi a guardare l'involto marrone. La sosta fu brevissima. Quando riprese a camminare, Pietro sospirò. «Un quadro? Uno specchio? Antico? Comperato? Da vendere? Da riparare?» Ancora gli sembrava di dover strappare le risposte al notaio e aveva sgranato le possibilità tutto d'un fiato. «Niente, non è questo». S'era fermato a fissare il commissario. «Ieri sera io sono stato l'ultimo a parlare col signor Marchese». De Vincenzi annuì col capo. «Naturale. A che ora?» «Alle 9. A quell'ora ogni sera andavo a prendere i suoi ordini, gli portavo il decotto, mi assicuravo che tutto fosse pronto per il suo riposo». «Si trovava nella sua camera? Nella sua poltrona?» «Subito dopo aver bevuto il decotto si coricava?» «Secondo. A ogni modo non usciva più dalla camera». «Dunque, ieri sera?» «Ieri sera il marchese mi disse: domani mattina, Pietro, comprerete uno specchio nuovo, uno specchio moderno, un vero specchio, nel quale ci si possa specchiare». Strano. Dove avrebbe potuto mettere un tale specchio in una casa come questa? Il marchese non aveva mai voluto alcun oggetto moderno. Anche nel suo bagno i pochi mobili indispensabili sono antichi. Appunto. E aggiunse: «È inutile che la marchesa lo sappia». «Ah, e non vi diede alcun altro ordine?» «Dovevo stamane avvertire il notaio Narboni di venire a palazzo alle 11, senza fallo». «Ah, e non voleva che la marchesa lo sapesse?» «Precisamente. Come lo sa lei?» «Non lo sapevo. Me lo avete detto voi ora?» Pietro crollò il capo con imbarazzo ed entrò nel salotto, che precedeva la stanza da letto del defunto. La porta era spalancata. 4 ceri ardevano ai lati del letto monumentale. Un forte odore di disinfettanti veniva da quella stanza. L'infermiera, in camice bianco, quando i 2 uomini entrarono, si volse a guardarli. «Ah, se venissero a darmi il cambio per un'ora, per una sola ora, o almeno a tenermi compagnia!» Era seduta accanto al camino, davanti al ceppo spento, e volgeva quasi le spalle al cadavere. «Buonasera, signora». «Buonasera, signore». Un parente, un altro medico. Sul caminetto una pendola segnava le 7. «Quella pendola s'è fermata, signor commissario». «Ah, dunque è un commissario. Perché un commissario? Quante strane cose avvengono quando i ricchi muoiono. Prima il consulto davanti al cadavere, a cui non avevano chiuso gli occhi. Adesso un commissario».
De Vincenzi sentì le parole di Pietro. Egli, infatti, aveva guardato la pendola, ma non meditava sull'ora. In quella camera, con quel grosso cadavere disteso sulla coltre di damasco rosso, nulla era meno ragionevole che pensare al tempo. La sensazione esatta che aveva era di trovarsi di colpo fuori dallo spazio concluso, proiettato nell'assoluto. Era difficile per lui da concretare, ma insomma le ore non contavano, la durata non aveva più limiti. Si scosse, reagì, volse lo sguardo attorno, poi tornò a fissare il cameriere. Fu uno sguardo denso di significati. Pietro li comprese. Era strano quante cose poteva comprendere Pietro. Si diresse verso la porta spalancata. Signora, venga con me, le farò prendere qualcosa, la veglia sarà lunga. La donna si alzò subito come liberata. Lei era l'infermiera della casa? No, signore, è la prima volta che metto piede in questo palazzo. Appartiene a un ospedale? Prima, ora faccio il mestiere libero. In quale ospedale, prima? Maggiore? Reparto? Chirurgico. Questa sera qui hanno tenuto un consulto? Sì. Si son trovati tutti d'accordo? Tutti, tranne il medico curante, il dottor Veretti. È stato lui a farmi venire al palazzo. Ho capito. Vada a prender qualcosa. De Vincenzi percorse lentamente la grande camera, osservava. Cercava di imprimersi attraverso lo sguardo nel cervello, a piccoli quadrati, ogni pollice di superficie. Era come se avesse perquisita la stanza senza toccare nulla materialmente. Si fermò davanti al camino, si chinò, questa volta toccò. Trasse di tasca un foglio e raccolse tra gli alari e sul ceppo morto un pizzico di cenere bianca che conteneva frammenti infimi di carta bruciata. Si era servito del foglio come di una spatola. Lo piegò con cura, lo fece sparire in tasca. Rimase a osservare il ceppo, la poltrona, il piccolo tavolo sul quale era ancora il vassoio con la tazza del decotto. Interrogava quei muti oggetti, testimoni della morte del marchese. Si chinò rapido, raccolse un oggettino che era andato a incunearsi fra il tappeto e il marmo della base del caminetto e senza guardarlo se lo cacciò in tasca. Poi riprese a percorrere la stanza. Toccare? Non doveva più toccare alcuna cosa, neppure l'inginocchiatoio accanto al capezzale, neppure la coltre, neppure il corpo. Lo avevano vestito con l'abito nero da società, il volto, già turchiniccio, violaceo sotto gli occhi, chiusi, risaltava macabro contro il biancore dello sparato. Gli avevano legato un nastro bianco sotto il mento, dalle mandibole al cranio. Naturalmente, altrimenti sarebbero stati costretti a metterlo nella cassa a bocca contorta. Aveva le mani distese ai fianchi, la rigidità cadaverica e un Cristo d'avorio sul petto. Era stato impossibile far stringere il Cristo a quelle mani. La signora Marchese è disposta a riceverla, commissario. La signora Marchese è molto gentile, dottor Narboni. Ore 22. La morte non è soltanto la fine della vita, ne è il rimedio. In nessun posto si sta così bene come in una bara. La cassa da morto è il solo abito che non dia fastidio. De Vincenzi non aveva dato alcun segno di sorpresa, neppure di ammirazione. Si segga, commissario, e non badi a quel che dico. Io mi sono sempre chiesta se nei momenti gravi, nei momenti decisivi, abbiano più valore le parole o la sostanza di esse. Le parole in se stesse, voglio dire. Dottor Narboni, nessun bisogno che ella rimanga ad assistermi. Potrò benissimo parlare da sola al commissario. Il notaio s'inchinò, fece un segno di saluto col capo De Vincenzi, uscì rapido dallo studio con la busta nera sotto il braccio. Delia lo guardò uscire. Questi uomini di legge credono sempre che sia necessario proteggerci dalla legge. Vuol chiudere la porta, commissario? Quando tornò verso le due poltrone presso al caminetto acceso, la marchesa si era seduta. Aveva il capo contro la spalliera, un poco reclino su di una spalla, e lo seguiva nei suoi movimenti. Segga e parliamo. Insetti. Dove ha le antenne costui? Perché non le sento ancora cercare? Ah,
cominciò a essere stanca di dover fare la regina di tutti questi insetti. De Vincenzi sedette e sorrise, un sorriso pieno di innocenza. Attendeva. Era come un foglio bianco sul quale lei avrebbe potuto scrivere quel che voleva, ma lei non avrebbe voluto scrivervi nulla. Adesso, dunque, tutto è finito. Io l'ho detto al suo questore, quando me lo ha chiesto. Mio marito può essere stato ucciso, ma può anche essere morto di angina pectoris o di arterosclerosi. Molte volte non si compie un omicidio perché non si giunge a tempo. La morte naturale, è arrivata prima di noi. De Vincenzi fece un vivo cenno di assenso e il suo sorriso fu pieno di indulgenza e di comprensione. Molti avrebbero voluto uccidere suo marito? Oh, chi glielo ha detto? La tua voce è troppo soave, mio caro. Hai le antenne nella voce tu. Io non mi fido ancora di te. Nessuno, o forse lei, quando ha ammesso che il marchese poteva essere stato ucciso. Pura letteratura. Nei romanzi si è sempre uccisi. Per i romanzieri la morte naturale è una conclusione, non uno spunto di vicenda, mi comprende? Cerco di comprenderla, io non leggo romanzi. Mentiva. Lei subito si disse, costui mente. È stato il questore a mandarla da me? Mi ha detto che lei aveva bisogno di un funzionario a cui affidarsi. Naturalmente, il dottore voleva l'autopsia, il notaio temeva lo scandalo. Hanno discusso qui in questa stanza, io ero presente. Allora ho telefonato al questore. Logico. Eppure di solito le donne mancano di logica. Non tutte le donne, marchesa. Io comunque non seguivo un filo logico facendolo, avevo semplicemente paura. È meglio dire a costui tutta la verità che si può, per celargli quella che non si vuole dirgli. Io sento il pericolo in lui. Com'è possibile che non riconosca in me la regina degli insetti? Eppure non sembra affatto disposta a obbedirmi. De Vincenzi continuò a non dimostrare meraviglia e neppure ammirazione. Naturalmente. Avevo paura, capisce? Capisco. Aveva paura che da una possibile discussione accesa tra il suo notaio e il medico sorgesse uno scandalo anche maggiore, e nello stesso tempo desiderava disarmare il dottor Veretti, impadronendosi lei delle sue armi. Fece di no col capo, violentemente. Oh no! Guardò il fuoco del camino, poi pronunciò con lentezza. Avevo paura d'essere uccisa anch'io. Già. E sempre più si impose di rimanere tetragono alla sorpresa. Era l'unico modo per stimolarla a parlare, forse per costringerla a commettere un'imprudenza. Ma perché lei, marchesa, aveva paura d'essere uccisa? E da chi? Non rispose, fissava ancora il fuoco. Non ti dirò, mio caro, tutta la verità. Contentati che ti abbia rivelato qual genere di paura era ed è il mio. Ma poiché ora i medici hanno affermato che il marchese non è stato ucciso, ecco che anche la sua paura deve essere scomparsa. Crede? Sorrideva ambiguamente. Distolse lo sguardo dalla fiamma, si mise a osservare De Vincenzi con interesse. Non è forse un fatto ch'io so sprigionare dal mio corpo un sottile fascino che turba? E perché costui dovrebbe non cedere al fascino del mio corpo? Conosceva il signor Marco Parodi? Ecco che comincia a muovere le antenne. Perché me lo chiede? Prendeva tempo. Conosce questo astuccio? Lei lo prese fra le dita delle due mani e lo tenne lontano da sé, al di là delle ginocchia. Gli occhi le si erano smisuratamente aperti. Mio marito è stato davvero ucciso, dunque? De Vincenzi assentì col capo gravemente. Credo di sì, signora, anche se il mezzo di cui si sono serviti per ucciderlo è di quelli che non si scoprono. Lei come fa ad avere questo astuccio? L'ho trovato sotto un cadavere. Sollevò lo sguardo, stava per pronunciare qualche parola, ma si trattenne in tempo. Non vuol dirmi altro? Chiese invece. Ma sì, sotto il cadavere del signor Marco. Ebbe un brivido. Si strinse tutta nella persona con un movimento felino. Aveva realmente paura adesso.
Non ha risposto alla mia domanda, marchesa, alle due mie domande. Questo è l'astuccio che conteneva, e lo allontanò sempre più, lo smeraldo di Buddha. Per qualche minuto De Vincenzi rispettò il silenzio. La voce di lei si era spezzata quasi in un singhiozzo. Si sentiva il ceppo gemere dolcemente e anche il tic-tac della pendola di Bull. Apparteneva a suo marito lo smeraldo di Buddha? Tentò di ridere e ci riuscì, ma non fu il suo riso squillante, tutto cristallo, quello che le uscì dalle labbra. E lo chiamavo io così. Non v'era ragione alcuna. Non pensi a qualche leggenda, a qualche storia avventurosa. Era uno smeraldo che mio marito aveva acquistato a Shanghai, di grande valore, certo, forse una delle pietre più interessanti della collezione. Dove si trova ora la pietra? Perché lo domanda a me? L'astuccio lo aveva lei. Volevo soltanto pregarla di verificare se dalla collezione del suo defunto marito lo smeraldo realmente manca. Ma io non so dove si trovi la collezione di mio marito. Non capisco. Vuol dire che suo marito non le ha mai mostrato la sua collezione? Sì, ma non si è mai fatto vedere da me quando la chiudeva di nuovo, dopo avermela mostrata. Io ignoro dove la tenesse, ignoro dove adesso si trovi. Quindi può anche darsi che sia stata rubata? No! Era un grido di disperazione il suo. Il mio destino tutto di gioia e di ricchezza, con tanti brillanti, con tante pietre preziose. De Vincenzi si alzò, si allontanò dalle poltrone, camminò per la sala. La porta era chiusa. La piccola scrivania di palissandro incrostata d'avorio attrasse per un istante la sua attenzione. Poi gli altri mobili. Perché prima di morire il marchese aveva voluto uno specchio vero, uno specchio moderno? Tornò verso il camino. Il volto della donna si era nuovamente disteso, gli occhi le erano tornati limpidi. Vuole che cerchiamo assieme le gemme? Scosse il capo, i capelli mandarono bagliori. Non si può, non si può. Si appoggiò con le mani ai braccioli, si sollevò in piedi. Chi veglia la salma? C'è un'infermiera. Bambina. Come dice? L'infermiera si chiama Bambina, me lo ha detto lei. Vuole che parliamo di tutto domani? Oppure dopo i funerali? Non crede che sia troppo tardi? Troppo tardi perché? Per chi? Di chi aveva paura lei? Oh, non badi a tutto quel che le ho detto. Ho i nervi un po' scossi. Stamane mi hanno svegliata assai presto. È stata nella casa di via Fiori Oscuri questa notte? Al Decamerone, vuole dire? Sì, ci sono stata, fino alle 2 di notte. E nella casa di via Fiori Oscuri? Ma dove? Nella casa di Vannetta Arcangeli. Non so quel che lei voglia dire. Già. Rimasero uno di fronte all'altra, il ceppo gemeva, la pendola batteva il suo tic-tac. Vuole che metta un agente di guardia al palazzo questa notte? Sollevò un poco le spalle, sorrise ironicamente. Per proteggermi? Naturalmente. E perché non rimane lei? Subito De Vincenzi annui. Infatti, è questa la migliore decisione da prendersi, ma poiché penso che certamente le ore più pericolose saranno quelle dopo la mezzanotte, le chiedo il permesso di assentarmi e di tornare. Ho ancora qualcosa che mi preoccupa in via Fiori Oscuri. Lei mi ha parlato del cadavere di quel vecchio, del signor Marco. Lo hanno ucciso? Sì. In che modo? Un colpo di pugnale. Per non far rumore? O per altre ragioni? Quali? Chi poteva sentire il colpo di una rivoltellata esplosa nel primo salotto del Decamerone, alle 3 o alle 4 di notte? Non so, perché lei mi chiede tutte cose che non so. Mi scusi, a tra poco. Si inchinò, si diresse alla porta, l'aprì. Dove si metterà a vegliare questa notte? Nella camera del marchese? Con l'infermiera? E con la salma? 9. Martedì. La barchetta. Ore 22:30. Mentre discendeva lo scalone del palazzo, De Vincenzi cercava di disintossicarsi.
Sentiva fisicamente il dolore della conversazione avuta con la vedova del marchese Vitelleschi. Come l'alcol infiamma le meningi, così la eccessiva tensione nervosa. Usciva dall'aver fatto un numero di coltelli affilati, 12 coltelli da lanciare in aria e da riprendere per il manico, una rosa di lame contro lo sfondo di velluto nero. Ma il gioco si sarebbe ripetuto. Doveva ancora ripeterlo, proprio lui, chissà quante volte. Si sarebbe certo ferito a una mano. Era questa l'impressione che aveva, ed era poco piacevole. Si fermò davanti all'omone gallonato. Deve essere un portiere da palcoscenico, pensò con la maggiore serietà. Lo osservò un istante prima di chiedergli: a che ora chiudete il portone del palazzo? Il portone è chiuso, signore. L'androne era illuminato e il giardino anche. L'omone aveva il berretto gallonato di rosso e oro in testa, la giacca nera filettata di rosso chiusa al collo e i guanti bianchi alle mani. Notò anche che s'era messo una larga fascia di crespo nero al braccio sopra il gomito. Fissava quel segno di lutto e chiese: da molto tempo siete al servizio del marchese? 25 anni, signore. Naturalmente, tutti i portinai dei palazzi nobili servono da 25 anni nella stessa casa. Eravate affezionato al marchese? Le ciglia cespugliose dell'uomo si corrugarono ed egli strinse con compunzione le labbra tumide, troppo rosse. Era bruno, muscoloso, decorativo e naturalmente aveva lo sguardo umido di tenerezza commossa. Strinse le mani inguainate con un gesto di desolazione e tacque. Ma perché costui mi fa queste domande indiscrete? Ma chi è costui? Quando muore il padrone vengono una quantità di persone strane. Già, vi credo. Era buono con voi altri il marchese? Oh sì, signore. Credete che potesse avere nemici? Oh. Era scandalizzato. Ma chi è costui? E la marchesa? Ah, quella. Non aveva nemici di certo. È venuto qui oggi un signore piccolino che sorride sempre e si frega le mani? Ma questo è un matto. Io non ricordo di averlo fatto passare. Com'è entrato qui dentro? Non so chi di lei voglia parlare. Del cavalier Moroni, per Bacco. Non è venuto qui oggi nel pomeriggio il cavalier Moroni a chiedere di parlare con la marchesa? Era certo quell'altro tipo che ha voluto la busta, ma la signora marchesa lo ha ricevuto. Che cosa ci sarà sotto tutto questo? Sicuro, ricordo, ma lei chi è? Giusto. Gli mostrò la placca di cuoio in segno della sua funzione, terrificante lasciapassare per tutti gli stigi dell'inferno umano. Polizia. Strinse le labbra e sbarrò gli occhi. Niente paura. E la marchesa lo ha ricevuto? Proprio? Sì, sì, signore, balbettava. Non c'è nulla di male che lo abbia ricevuto, ma adesso ditemi, a che ora vi coricate voi? A mezzanotte. Viene il giardiniere a sostituirmi fino alle 8. Si mette a dormire in una branda lì dentro. E indicò la camera severa, dietro i larghi vetri, col tavolo sul quale era il registro per le firme. Bene, quando viene, ditegli di non mettersi a dormire questa notte, perché io tornerò dopo le 12 e dovrà aprirmi il portone. E ora, se non vi dispiace, apritemelo voi perché io possa uscire. Quando fu davanti al grande portello, tagliato in uno dei battenti, e lo ebbe aperto, si ritrasse per lasciarlo passare e trovò la forza di chiedere: «Ma perché la polizia, signore?» De Vincenzi gli sorrise, gli fece un cenno di saluto con la mano e uscì sull'ampio marciapiede illuminato e quasi deserto. Si tirò sul bavero del pastrano, faceva un freddo acuto e camminò sveltamente verso San Babila. È possibilissimo, pensava, che i medici non si siano affatto ingannati. È possibilissimo che per un caso il marchese sia morto di morte naturale, ma io non lo credo. Questa volta la natura sarebbe intervenuta con troppa opportunità. E la natura non è tempista altro che se si tratta del regno vegetale. Le embolie di solito non vengono mai al momento giusto. E per quel che riguarda il defunto marchese Vitelleschi, il momento di crepare era proprio questo. Parecchia gente stava ad aspettare la sua morte. Ha perfettamente ragione quella cara donnina di sua moglie. Molti desideravano uccidere mio marito. Io almeno 2 posso supporli.
Però aveva anche detto a lui, De Vincenzi: molte volte non si compie un omicidio perché non si giunge a tempo. Si trattava quindi soltanto di vedere se questa volta fossero giunti a tempo. Il problema col signor Marco era risolto dal pugnale. Quest'altro problema, ma non si trattava poi forse di un problema unico, poteva venire risolto dall'oggettino che aveva raccolto in terra nella camera del morto. Quell'oggettino che qualcuno doveva aver lasciato cadere e che era andato a incunearsi fra il tappeto e il marmo della base del camino e che adesso si trovava nella sua tasca. Era a motivo appunto di esso che in quel momento De Vincenzi affrettava il passo, fin quasi a correre giù per Corso Vittorio Emanuele. No, non avrebbe fatto i portici affollati, ma piuttosto sarebbe passato rasente al Duomo e avrebbe attraversato la piazza. Doveva far presto. Si trattava di trovare ancora il suo amico nel laboratorio. Intanto, poiché l'aria fredda gli aveva fatto bene alle meningi ed era gradatamente riuscito a liberarsi dei depositi tossici che la conversazione con la donna dai capelli rossi, ma come aveva fatto ad aver pronto quel delizioso abito di crespo nero accollato e corto ai polpacci, vi aveva lasciati, cercava di fissare alcuni punti. Lo faceva ragionevolmente, in modo succinto, dando un nome a ogni casella o un titolo a ogni capitoletto. A scrivere il capitolo avrebbe provveduto in seguito e gli avvenimenti, voleva intendere lo svolgersi dell'azione incominciata, lo avrebbero aiutato. Notaio, testamento. Questo capitolo aveva 2 titoli, ma era unico. Nob, defendente, fratello. Nob, Gastone, nipote. Specchio. Convocazione del notaio per le 11, fatta dal defunto poche ore, o pochi minuti, prima di morire. Ceneri trovate nel caminetto. Oggettino, paura. Reale o simulata di Delia di venire uccisa. Collezione delle pietre preziose. Smeraldo di Buddha. Si trovava adesso in mezzo alla piazza. E tutti i capitoletti di via Fiorioscuri? Ah, erano troppi. Alcuni d'urgenza immediata, però. Harry Gordon, Margaret, visconte della casa. Pugnale, vasi cinesi dell'epoca dei Ming. Barchetta di cristallo. 3 persone, 3 cose. Avevano più anima le seconde o le prime per lui? Sarebbero state decisive le seconde? Perché poi quella giunca cinese, coi remi messi per lungo e con la vela sghemba? Un gioiello, aveva detto in estasi il professore. Era arrivato. Entrò nella farmacia, andò direttamente dietro il banco, aprì la porticina del laboratorio. Buonasera, dottore. Oh, carissimo. Il dottore, in camice bianco, stava manipolando polverine. Bisogno di aiuto? Lo guardò in volto e lo vide pallido. Non ammalato, eh? Ma no, e sorrise. Un po' ammalato lo era, ma si sarebbe fatto curar dopo, a crisi superata. Bene, allora? Lo fissava coi suoi occhi chiari. Aveva il cranio calvo, roseo, il volto pieno, roseo, la barba ricciuta, bionda. Della stessa età di De Vincenzi, mese più, mese meno, avevano fatto l'università assieme, il dottore in farmacia, il commissario in legge. All'università il farmacista faceva all'amore, l'avvocato scriveva versi. Adesso si erano dati alla pratica delle scienze esatte, entrambi. Guarda un po', e gli tese l'oggettino che aveva tratto dalla tasca. Una boccettina da farmacista, non c'è etichetta. Tolse il tappo di vetro e per farlo dovette avvicinare il collo della fiala alla fiamma di un beccuccio a gas che era acceso sul banco. L'annusò e subito levò gli occhi in volto a De Vincenzi. Hai sentito? No. Odore di caramelle alla frutta. E allora? Aspetta. Andò a una scansia, prese una bottiglia bianca, tornò, versò un po' di liquido nella fialetta, osservò controluce. Sì, cloruro di anile. Ah, contenuto cloruro di anile. Ebbene? Che altro vuoi sapere? Può uccidere? Di questo si tratta? Strinse le labbra e fischiò sottilmente. Magnifico! Che cosa ti sembra così bello?
Uccidere qualcuno col cloruro di anile. Non può avervi pensato che un medico o uno studioso di medicina, e bisogna conoscere assai bene il soggetto sul quale operare. Devi sapere che si può uccidere qualcuno col cloruro di anile nel solo caso che questo qualcuno sia debole di cuore. Glielo si accosta alle narici e glielo si fa respirare. Non ti sto a spiegare il processo che si compie nei suoi vasomotori e in tutto il resto, ma crepa. L'odore del cloruro di anile è fortissimo, odor di caramelle, ma si volatilizza assai presto e scompare senza lasciar traccia. Dopo 8 ore? Dopo 1 ora? E con l'autopsia si può stabilire che un uomo è stato ucciso col cloruro di anile? Difficile. Tutto quello che produce per uccidere è l'embolia, e questa può anche essere naturale. Se non hai altri indizi o qualche traccia di violenza, non puoi dimostrar nulla. Ho capito. Grazie. Vuoi che te la renda? Naturalmente. Vuotò la fialetta del liquido che aveva introdotto e la tese a De Vincenzi. Tieni, ma adesso, se non ti vali della mia testimonianza, non ti serve più a nulla. Nessuno può dire che cosa abbia contenuto quella fiala. Non importa, e molto probabilmente non avrò neppure bisogno della tua testimonianza. Salutò e uscì. L'altro riprese a manipolar polverine, fischiettando sottilmente. E così il capitolo oggettino era stato scritto. Ore 22:30. La signorina alla cassa assomigliava alla Baker, un poco anche a Elsa Merlini. Era color del caffè latte, aveva le ciglia depilate e la fronte a bauletto. Gli zigomi rialzati erano tinti di rosso mattone, le labbra carnose di lacca sangue. Rideva sempre. Rise anche quando vide l'uomo che si avvicinava a lei. Era massiccio, col petto sporgente, spalle quadre, la vita stretta. Aveva il volto regolare, piuttosto bello. I baffetti sottilini, le guance turchine per il rasoio, la fronte bassa, i capelli neri. Ma i capelli non si vedevano, perché portava un casco da motociclista, e anche la giacca di cuoio aveva, che lo rendeva più massiccio. «C'è posta, bellezza?» Pronunziava bellezza scoprendo i denti bianchi e faceva sentire biullezza da beautiful. La ragazza aprì il tiretto e ne trasse qualche lettera. Le sue vittime scrivono sempre signor Gordon, e rideva. Vittime di che? Dei suoi strali? Non è il Cupido di Chicago lei? E rideva. La facezia fra i due era abituale. Ogni sera Harry Gordon passava a ritirare la sua posta al bar delle Sirene e ogni sera il colloquio fra i due si svolgeva con le medesime parole. Era un rito. E poi lui stendeva la mano. Una mano villosa, agile, che sapeva anche premere con dolcezza, facendo aderire le falangi col tocco del suonatore d'arpa, e stringeva il braccio nudo della ragazza. Bellezza. Io non le scrivo, io. La continuazione del rito, come il whisky che lui andava a bere al banco e che tornava a pagare alla cassa per poi andarsene col suo passo agile e danzante da atleta. Non si fermava mai più di una decina di minuti. Se c'era gente nel bar, anche meno, affrettando i tempi. Quella sera affrettò i tempi, per quanto il bar fosse deserto. Quando fu uscito, la Baker sentì i primi scoppi disordinati del motore della sua motocicletta e disse, rivolta all'uomo del banco, che stava immergendo il bicchiere vuoto del whisky nella vaschetta con l'acqua corrente: «Questa notte va a caccia». L'uomo alzò le spalle e tacque. A lui le mani villose dell'americano non erano mai piaciute. Ore 22:30. Sul portone del Decamerone trovò l'agente di guardia che pestava i piedi. Aveva appena finito di darsi pugni sulla schiena per riscaldarsi. «Perché non te ne vai in portineria?» L'agente si permise di ridere. «Non l'ha mai abitata nessuno, dottore. Là dentro è più freddo di qui». «Ebbene, potevi fare un altro mestiere». Salì lo scalone e spinse l'uscio del circolo, che era soltanto accostato. C'era il lampadario acceso nell'anticamera, ma non serviva a far luce a nessuno. Subito si sentì qualcuno grugnire. «Chi è?» E un batter di piedi sul pavimento. De Vincenzi non rispose. I piedi si mossero ancora, batterono, poi camminarono.
Cruni apparve. Aveva il pastrano chiuso e il bavero rialzato, i capelli scomposti sul testone rotondo, gli occhi rossi di sonno. S'era slacciate le scarpe e i lacci pendevano. Appena vide il commissario, gli scomparve l'allarme che aveva in volto. «È lei!» «Ma fa freddo anche qui dentro?» «E come? Hanno fatto spegnere il termosifone». «Il cavaliere?» «Voleva andarsene a casa, gliel'ho impedito. S'è messo a dormire nel salone sul palcoscenico, sopra un mucchio di tappeti che ha raccolti in tutte le stanze. Lui non ha freddo, perché ha telefonato alla moglie di mandargli una coperta». «E una per te no, povero Cruni. Novità?» «Ha telefonato il dottor Sani, mi ha raccomandato di dirle che lui si tratteneva a San Fedele. Se lei ha bisogno può chiamarlo». «E poi?» «Il signor Questore vuol parlarle per telefono». «Va di là e svegliami il cavaliere, portalo qui. Io intanto telefono al Questore». Cruni si diresse con gioia a toglier dalla sua coperta il dormiente. «Buonanotte, commendatore». «Eccomi qui». «Molte e nessuna. Vado avanti come posso. Sono stato in Corso Venezia». «Come dice?» «Avranno staccato il ricevitore, naturalmente. Io non mi sono occupato del telefono». «Sì, sembra che i medici, fatto il consulto, abbiano ritenuto inutile l'autopsia. Il medico municipale ha rilasciato il nulla osta». Sentì il sospiro di sollievo che mandava il questore dall'altro capo del filo e sorrise. «Però, nulla. Non c'è da stare allegri in ogni caso. La collezione di pietre preziose non si trova, il testamento può contenere qualunque sorpresa e la marchesa ha paura d'essere uccisa». «Dico che la marchesa ha paura d'essere uccisa». «Anche lei?» «Sono convinto che neppure lei crede alla morte naturale, sebbene…» S'interruppe e sorrise di nuovo. Il suo capo lo stava mandando al diavolo con tutti gli onori. Aspettò che la sfuriata finisse. «Ebbene, commendatore, io continuo. I fatti del Decamerone sono strettamente connessi alla morte del marchese, secondo me». «Punto di contatto? Shanghai». «Adesso io mi trovo in via Fiori Oscuri, ma tra un paio d'ore tornerò al palazzo». «Mi domanda a che fare? Ma a proteggere la vita della marchesa, commendatore». E lentamente riappese il ricevitore, perché quell'altro lo aveva già chiuso e con violenza. Uscì dal guardaroba e nell'anticamera si vide dinanzi il cavaliere segretario. Per qualche istante lo fissò, senza occuparsene. Pensava. Ma perché avevano staccato il ricevitore del telefono? E chi era stato? Il cavaliere era completamente sveglio. La coperta mandatagli da Sofia lo aveva riparato dal freddo, ma non lo aveva difeso dall'assillo della preoccupazione e dello spavento. I grigi capelli radi gli si erano bizzarramente divisi sul cranio, rizzandosegli ai lati, sopra le orecchie, in due ciocche sottili. Gli occhietti, piccini, pungenti e sfavillanti, eran fissi su De Vincenzi, a quel modo che fanno le lepri, quando, ferme sul ciglio della strada, scrutano qualche cespuglio dietro cui può celarsi un agguato, la minaccia mortale. Le fogliuzze del ramo più alto si muovono. E il vento, oppure il cespuglio tra poco si aprirà per rivelare la canna d'un fucile? La lepre è tutta tesa e pronta allo slancio. Una lepre sembrava, lì fermo sui piedi posteriori, con quelle sue due ciocche ritte ritte. Cruni gli stava al fianco pesante e quadrato, reso più lento e formidabile, accanto alla lepretta, dall'anchilosi del sonno e del freddo. De Vincenzi non rise. «Venga qui lei». Decisamente voleva terrorizzarlo. Il cavaliere ebbe un sussulto. Avanzò coi suoi passettini un po' sbandati verso il commissario, che girò sui tacchi ed entrò nella sala da gioco. Accese la luce e si appoggiò a un tavolo. Il cavaliere lo aveva seguito e gli stava davanti. De Vincenzi trasse l'orologio e lo mostrò all'altro. «Mancano 10 minuti alle 11. In 10 minuti, questa volta, lei deve dirmi tutto quello che sa. Tutto». Il cavaliere inghiottì con sforzo. «Sì», fece. «Lei è fuggito da quella finestra ieri», e indicò la finestra per la quale il segretario si era calato nel cortile, per recarsi al palazzo del marchese Vitelleschi.
Accennò di sì col capo, con quelle sue ciocchettine aguzze che seguirono il movimento. Si ravvii i capelli. Non se lo poteva vedere davanti così buffo. Il cavaliere si passò le mani sul cranio, leste, mormorando: «Scusi». Le ciocchettine un poco s'abbassarono, un poco soltanto. Perché ha trovato necessario correre il rischio di venire arrestato pur di parlare alla marchesa? Ma non so. Non lo sapeva davvero, era stata Sofia. Non faccia l'idiota. Che cosa è andato a dire alla marchesa? Che il signor Marco era morto. E perché pensava che fosse urgente comunicare proprio a lei una tale notizia? Non so. De Vincenzi si fece minaccioso. Vuole che la mandi a San Fedele e domattina in carcere? Poi esplose. Ma non capisce che c'è stato un assassinio? E forse due? Non si rende conto della gravità di quanto sta accadendo? Due assassini? Perché due? Già, non glielo hanno detto che anche il marchese è morto? Gli occhi gli si fecero più piccini, proprio due capocchie di spillo. Morto, ma non assassinato, credeva. Quali rapporti c'erano tra la marchesa e il signor Marco? Ma la marchesa Delia andava nella casa dell'Arcangeli. A fumar l'oppio? Non so, io non ci sono mai andato. Badi. Subito disse con voce soffocata: «Sì, credo, così dicevano. È naturale crederlo. Una ragione ci doveva essere perché vi andasse». La marchesa conosceva Margaret Sutton? Ma sì, la conosceva. Anche Margaret andava con lei in quella casa? Sì. Quali altri rapporti tra la marchesa e il vecchio? Ah, no, questo non lo so. E gridò quasi: «Sofia, interroghi Sofia, che vuole che sappia io». De Vincenzi fece uno sforzo per non sorridere. Che non sapesse nulla era vero. Una povera lepre spaventata. Alzò le spalle. E neppure sa nulla della collezione di pietre preziose che possedeva il marchese? Ne ho sentito parlare. Dal signor Marco? Esitò, ma era troppo atterrito per non dir tutto. Sì, anche il capitano amava i gioielli. Adesso lo chiamava il capitano, come certo doveva chiamarlo laggiù a Shanghai, quando il vecchio, che allora vecchio non era, appena sbarcato, si recava subito alla fumerie dei coniugi Moroni. Shanghai. E a Shanghai lei e sua moglie avevano anche conosciuto il marchese Vitelleschi? Oh, non veniva mica da noi. E allora? Fu il capitano che si servì di Sofia e di me per vendergli alcune pietre. Uno smeraldo? Ah. Vada avanti, dica tutto, creda a me, è l'unico mezzo che le rimane per salvarsi. La povera lepre lo credette. La storia dello smeraldo. Ebbe un brivido. Lo avevano rubato. A chi? Con la barchetta di cristallo. De Vincenzi dovette dominarsi. La barchetta di cristallo, la giunca preziosa che si trovava sul cassettone del vecchio. Ma a chi? Non so con precisione. Il capitano, in Cina, aveva rapporti con tanta gente. Fu per liberarci da lui e dagli altri che Sofia e io lasciammo Shanghai. Avevamo paura negli ultimi tempi. Ebbe uno scatto, ma lui ci aveva ritrovato anche qui. Fu il capitano, dunque, che rubò lo smeraldo e la barchetta? Lo smeraldo era incastonato nella barchetta, serviva da fuoco di poppa. Ma fu il capitano? Sì. Come? Si coprì il volto con le mani. Parli, non faccia il bambino. Per rubarlo uccise anche? Sì. E il marchese? Aveva comperato lo smeraldo. In che anno tutto questo? Prima della guerra. Il marchese aveva già moglie in quell'epoca? No, quando arrivammo in Italia, 4 anni or sono, subito il capitano ci piombò addosso. Fu lui che ci fece aprire il circolo, che ci prestò il denaro. La cambiale di ieri era l'ultima che gli avevamo dovuto rilasciare. E poi? La marchesa Vitelleschi si fece subito socia e fu così che noi la conoscemmo. Capii dopo che era stato il signor Marco a farla venire. Il marchese l'aveva sposata quando era tornato in Italia, nel 20 o 21.
Mandò un sospiro, era stremato, mormorò: non so altro, non so proprio altro. De Vincenzi lo abbandonò. Torni a dormire per ora, domattina continueremo. E uscì dalla stanza. Cruni, fa buona guardia. Discese lo scalone e quando fu in istrada si diresse in fretta verso il portone della casetta. Ore 22:30. Se n'era andato, simpatico. Peccato che muovesse le sue antenne come lance aguzze, potevano ferire. Delia aveva avuto la percezione immediata del pericolo che per lei quelle antenne potevano costituire. Guardò il fuoco del caminetto, la pendola di Bull, girò il capo verso la scrivania di Palissandro. I suoi brillanti erano nello scrigno, in camera da letto. Il palazzo, il latifondo di Verbano. L'isotta Fraschini nella rimessa e l'Hispano Suiza lasciata al garage di Juan Le Pen. I suoi sguardi s'erano fermati sulla scrivania di Palissandro. E il libretto degli assegni. Tutto. No. Un brivido le corse per la schiena, non un brivido di piacere. Tutta quella roba non sarebbe stata sua. C'era il testamento. Si guardò nello specchio, che della sua bellezza rifletté un'immagine sfocata, senza rilievi, senza tinte. Già, tranne che nella sua stanza da bagno non esisteva in quella casa un solo specchio che rimandasse le immagini in modo luminoso, senza livellarle, senza coprirle col velo dell'antichità. Ma nello specchio vide anche il volto di un uomo, un giovane volto di uomo, dai lineamenti sottili, dagli occhi ingenuamente assorti, dalle labbra ben disegnate. Il testamento lasciava tutta quella roba al giovane dai lineamenti sottili, ma le pietre no, occorreva trovarle. Nella vita lei aveva sempre avuto tutto quello che aveva desiderato. Le era stato persino più facile possedere che desiderare. Si allontanò dallo specchio e si afferrò le braccia con le mani. Sentì la dolcezza del crespo di seta sotto le dita, la dolcezza di stringersi tutta in se stessa, di stendersi sopra un divano, prendere un sottile cannello di legno odoroso, avvicinarlo alle labbra, e poi sognare, no, vivere, quella era la vita. Un destino tutto gemmato, tutto pieno di quei sogni. Aspirò profondamente, guardò alla porta per la quale era uscito il commissario. Doveva tornare, sarebbe tornato, per proteggerla. Non sorrise. Non aveva paura d'essere uccisa a sua volta, ma avrebbe potuto averla, quella paura. E non aveva paura, perché in fondo a lei non importava vivere. Sarebbe tornato. Si scosse. Occorreva agire in fretta. Come aveva fatto a non preoccuparsi prima che suo marito fosse morto, di sapere dove chiudeva le gemme? Forse era ancora in tempo, le avrebbe trovate. Ma una ne mancava, lo smeraldo. Marco aveva ripreso lo smeraldo e lo avevano ucciso per toglierglielo. Come aveva fatto il vecchio a impadronirsene? E subito dopo suo marito era morto. L'uomo della polizia, l'uomo della legge, quello che sarebbe tornato, non quello col fiore rosso alla bottoniera, credeva fermamente che suo marito fosse stato ucciso. Certo, lo avevano ucciso. Perché non avrebbero dovuto farlo? Tante volte suo marito si era avvicinato alla morte. Si è sempre vicino alla morte quando si tuffano le mani nelle pietre preziose. Come avevano potuto fargli aprire le dita e fargli lasciare lo smeraldo? Si diresse alla porta e uscì. La stanza da bagno azzurra e bianca. Un'ondata di refrigerio l'avvolse. Fu breve. Lei era tutta irretita dalla volontà di agire. Aprì l'armadietto laccato di bianco. La sua mano sapeva dove posarsi, quale tubetto prendere. Dal tubetto una pastiglia, una sola. Sembrava un confettino roseo. Anche i suoi effetti erano rosei, ovattati, dolcissimi. E si chiamava Bambina, che strano nome per una donna, Bambina. Sedeva accanto al caminetto. Il fuoco era stato acceso. Pietro aveva detto, mentre si chinava sugli alari, dopo la visita del commissario, che adesso potevano accenderlo. E perché prima no? La stanza era soltanto illuminata dalle luci dei ceri.
e dalla fiamma del caminetto, ma era chiara per quanto al di là del letto, dall'altra parte della stanza, ci fosse ombra. Doveva essere la salma a gettare quell'ombra. Lei non guardava la salma. Adesso avevano chiuso gli occhi al cadavere, ma anche gli avevano legato la testa sotto le mascelle. Non poteva guardarlo. Quanto sarebbe durata quella veglia? La pendola del caminetto segnava le 7. Era ferma. Pietro lo aveva detto. Il tempo s'era fermato là dentro e l'alba, quando sarebbe spuntata, l'alba. Bisognava che lei si preparasse a ricevere l'impressione della prima luce che sarebbe entrata dai vetri della finestra. Lo sapeva. Sempre le prime luci dell'alba la facevano rabbrividire, le mettevano un gelo nelle ossa. Bambina? Signora bambina? Chi la chiamava? Si volse lentamente, non aveva avuto paura, soltanto non sapeva rendersi conto di come quella voce fosse giunta fino a lei. Signora Marchesa? Com'è pallida, è sempre bella, ma è tanto pallida. E perché viene a trovarmi? La veglia deve esserle greve, bambina. Le ho portato una tazza di tè. Oh, com'è buona! E come dice dolcemente il mio nome. Signora, sono confusa. Beva. Non bevo mai tè. Ci mancherebbe altro che questa cretina non lo bevesse adesso. Su, beva, le farà bene. Lo beva. E poi io domattina le farò un regalo. Le darò una veste di seta che la farà bella, più bella. Beva, povera cara. Come mi parla dolcemente, proprio come a una bimba. E io che credevo che i signori non sapessero mai essere buoni. Dovrò bere il tè, certo dovrò berlo. Ma signora, io sono abituata a vegliare. Beva. E lei bevette, prima un sorso e poi tutto di un fiato, come una medicina, come facevano i suoi ammalati quando dava loro le medicine. Non le piaceva il tè, ma la veste di seta. E poi era tanto bella coi suoi capelli di fiamma. Ecco, grazie signora. Adesso starà bene. Oh sì, non deve essere stata lei a lasciare gli occhi aperti al cadavere. Non può essere stata lei. Ma che strano senso di benessere dà il tè. Non sapevo. Strano, strano. Il fuoco, la pendola, dove mi trovo? Strano, strano, Delia le compose il capo sulla spalliera della poltrona, un poco di profilo, le mise le mani sui braccioli. Si è addormentata, disse. La stanchezza. Il dottore avrebbe dovuto pensare che una persona sola non avrebbe avuto la forza di vegliare tutta la notte. Adesso poteva agire, doveva farlo, e in fretta. Sapeva di dove cominciare. Il letto. Il nascondiglio doveva trovarsi nel letto. Lo aveva sempre pensato che quel grande letto di mogano, con quelle spalliere massicce. Si volse d'impeto. Aveva sentito un rumore. Ma no, la porta era chiusa. Sapeva di averla chiusa. Rimase ritta, tesa, palpitante. La fiamma delle candele era immobile e ardeva come lei. Guardò alla finestra, poi attorno alle tende. C'erano troppe tende, troppi drappeggi in quella camera. E quadri, e mobili. Ma no, non era stato nulla, non poteva essere stato nulla. Occorreva agire, questo occorreva. Tra poco l'uomo della polizia sarebbe tornato. Scostò le candele d'attorno al letto. Ecco, ora poteva muoversi liberamente. Il cadavere non le dava alcun fastidio. Oh, sarebbe stato ben diverso se il marchese fosse stato vivo. Ore 23:45. Il portone della casa lebbrosa era accostato. Nell'interno c'era un agente a fare la guardia. Alle 22 avevano chiuso uno dei battenti e la vecchia, prima di salire nella loro soffitta, aveva dato una seggiola all'agente e lui ci si era addormentato sopra. De Vincenzi spinse il battente socchiuso ed entrò. La lampadina rossastra illuminava l'andito e il principio delle scale. Su, svegliati, fai una bella guardia tu. Ma l'uomo non si mosse, lo scrollò, e quello allora si mosse, sì, ma cadde addirittura a terra con un tonfo cupo. Il commissario si chinò. Quando stava seduto, la gente aveva il cappello sulla testa, e adesso che il cappello per la caduta rotolava lontano, De Vincenzi fece presto a vedere che il disgraziato aveva il cranio fracassato. Si sollevò e guardò in giro.
Poi si chinò di nuovo e mise una mano contro il petto dell'uomo, che poggiava di fianco sull'ammattonato sudicio. Il cuore non batteva. Se l'aspettava. Colui che lo aveva ucciso doveva essersi assicurato che l'agente era morto, altrimenti non avrebbe potuto ricomporlo sulla seggiola, come se dormisse. Adesso De Vincenzi si era irrigidito, la gola gli si era chiusa. Avevano ammazzato uno dei suoi, un poveretto che stava compiendo il suo dovere, che non conosceva e non aveva mai toccato gioielli e pietre preziose. Non fumava l'oppio quel pover'uomo, non era socio del Decamerone e aveva famiglia, forse. Strinse i pugni fino a conficcarsi le unghie nella carne. Doveva vendicarlo, lo avrebbe vendicato. Non era più un gioco adesso il suo, un gioco di pazienza, il puzzle da ricomporre. Si lanciò di corsa su per le scale. Sul pianerottolo vide subito che la porta del signor Marco era stata aperta. Non si erano neppur data la pena di operare con precauzione, da gente del mestiere. L'avevano semplicemente scassinata con uno scalpello. Dovevano aver fretta. Spalancò il battente, accese la lampadina che aveva in tasca. Nell'anticamera gli parve così, a prima vista, che non avessero toccato nulla. Anche non sentì alcun rumore. Certo se ne erano andati. Fu tanto sicuro di questo che si rimise in tasca la rivoltella che aveva estratta nel salire. Entrò nella stanza di fondo, quella che sembrava il ripostiglio di un'agenzia di pegno. Osservò in giro. Anche qui c'era tutto. Chiavi d'oro, vasi, orologi, tabacchiere, portasigarette. Voleva far presto, naturalmente. Giù, sul piancito del portone, giaceva il cadavere e per quanto ormai quel disgraziato non avesse più bisogno di nulla, lui voleva lasciarlo lì il meno possibile. No, non avevano toccato nulla, almeno gli pareva. Ma allora perché erano venuti? Per una ragione grave, certo, altrimenti non avrebbero ucciso un uomo pur di entrare. Andò nella stanza da letto. Il raggio della lampadina colpì il letto, il comodino, le seggiole, il cattino sul treppiede di ferro, il piccolo tavolo, il cassettone di quercia. Si immobilizzò, naturalmente, e ne aveva avuto subito il presentimento. Per questo era salito. Forse per questo, per ritardare quasi la scoperta, era entrato per ultimo in quella camera. La barchetta di cristallo era sparita. Era andata a ritrovare il suo fuoco di poppa. Parte seconda. Le sfere si fermano. 10. De Vincenzi non scherza più. Fino a quel momento il fattore tempo era stato di prima importanza. De Vincenzi aveva girato con le sfere dell'orologio. Dalla scoperta del primo cadavere, che era avvenuta alle 11 del mattino, alla mezzanotte, le sfere avevano compiuto un giro quasi intero e sul quadrante giacevano 3 cadaveri. Adesso, per De Vincenzi, il fattore tempo aveva perduto ogni interesse. Erano 12 ore che agiva. Avrebbe continuato sino a quando non fosse caduto sfinito. Non gli era neppur necessario conoscere più che ora fosse. E neppure gli era necessario riflettere, arguire, dedurre. Adesso sapeva tutto lui. La barchetta era scomparsa. Dopo aver strappato lo smeraldo dalle dita adunche del vecchio, e lo avevano ucciso lanciandogli il pugnale a volo, occorreva loro la barchetta di cristallo, e se la erano andata a prendere, passando sul cadavere di un altro uomo, di un innocente. Che cosa avrebbe fatto adesso? Scese le scale lentamente, gradino dopo gradino. Fu nell'androne. Vide di nuovo il povero corpo senz'anima. Uscì in strada. L'orologio della chiesa di San Marco suonava la mezzanotte. Entrò nella tabaccheria all'angolo di via Brera con via Fiorichiari e chiamò San Fedele. Il questore era ancora nel suo ufficio, ma lui si fece dare sani. Gli impartì gli ordini con voce netta, breve, che non tremava. 2 uomini subito in via Fiori Oscuri, avvertire il monumentale che mandasse a prendere il cadavere. Se ne infischiava lui del nulla osta del giudice. Quel disgraziato non doveva rimanere sul piancito sudicio fino alla mattina. Mandassero il ritratto parlato del visconte della casa a tutte le questure e ricercassero l'uomo dovunque, specialmente alle stazioni.
cominciassero la battuta in tutti i locali notturni. Altri 2 uomini di volata al palazzo del marchese Vitelleschi e che lo aspettassero sul portone. Dessero l'allarme a tutti i commissariati di Rione. Sani prendeva appunti in fretta, sentiva che De Vincenzi s'era fatto di ghiaccio. Pochi gli resistevano quando era così. E poi? Basta. Debbo informare il questore? Informalo. E io? Rimani a San Fedele, ti chiamerò quando avrò bisogno. La voce di Sani si fece trepida. E tu? Io, perdio, so bene quel che debbo fare. Lo sapeva, infatti. Riappese il ricevitore e tornò quasi di corsa al Decamerone. Corri su a chiamarmi Cruni. La gente dal portone si precipitò in alto. Pochi minuti e Cruni stava davanti al suo commissario. Cruni, hanno ammazzato la gente che avevi messo di guardia alla casa accanto. Il brigadiere lanciò una bestemmia. Rinaldi? Era uno dei migliori. La moglie stava per dargli un altro figlio. Glielo darà lo stesso, anche se è morto. Domattina andrai tu a portarle la notizia. Dille che lo vendicheremo. Adesso aspetta qui che vengano a prendere il cadavere. Ti manderanno altri 2 agenti. Sorveglia la casa e il palazzo. Soprattutto tieni d'occhio l'appartamento del 3° piano, quello della vecchia scatenata e gli appartamenti sopra il Decamerone. Se qualcuno si accosta, non te lo lasciar sfuggire, anche a costo di sparargli addosso. Tornerò. Gli volse le spalle e scomparve giù per via Borgonuovo. In via Manzoni prese un tassì. Corso Venezia, taglia per via Palestro, corri. Quando giunse davanti al portone chiuso del palazzo, i 2 agenti mandati da Sani arrivavano dalla parte opposta in bicicletta. De Vincenzi suonò. Il giardiniere gli aprì subito. Lo aspettava. Il portinaio lo aveva avvertito. Lasciò gli agenti in portineria e lui salì lo scalone. Si muoveva adesso senza fretta. S'era messe le mani nelle tasche del cappotto. Nessuno, che proprio non lo conoscesse a fondo, per lunga dimestichezza, si sarebbe accorto dal suo volto che lui non era il De Vincenzi solito. Il De Vincenzi poeta, lo psicologo indulgente, che amava le anime più dei corpi, come il diavolo. Suonò, premendo appena il bottone del campanello. Soltanto un piccolo scatto elettrico. Era sicuro che stavano vegliando. Infatti il battente gli si spalancò davanti quasi immediatamente. Pietro si traeva da parte per farlo passare. Nessuna sorpresa sul volto del cameriere, ma un'attesa paziente e rispettosa. Dov'è il telefono? Era nel primo salottino, subito dopo l'anticamera. De Vincenzi passò in mezzo alle 2 panche scolpite contro le pareti, dove sino a notte erano rimaste sedute le 2 cameriere bianche e nere, rondini sulle grondaie. La scatola nera del telefono era posata sopra una mensola d'ebano in un angolo. De Vincenzi ci si fermò davanti, senza togliersi le mani di tasca, col cappello in testa. Guardava Pietro alle sue spalle, si teneva immobile. Chi ha staccato il ricevitore? Il cameriere spalancò gli occhi. O faceva la commedia in modo perfetto, o davvero non si era accorto che lo avessero staccato. Il questore aveva chiamato il palazzo alle 7. Da quell'ora il telefono dei Vitelleschi non rispondeva. Non lo sapete, eh? No. Naturalmente. Oh, perché avreste dovuto saperlo voi. Rimettetelo a posto. Pietro obbedì. Adesso ci sono le vostre impronte sulla cornetta. Prima ce ne saranno state altre. L'uomo lo guardò, si guardò le mani. Già, disse. Ma io non corro dietro alle impronte. Sorrise persino, si tolse il cappello e lo mise sopra una seggiola. Andatemi a prendere lo specchio che avevate comperato pel marchese. L'altro andò. Davvero non capiva adesso. Debbo togliere la carta? Lo credo. A che servirebbe se non gli toglieste la carta? Apparve uno specchio incorniciato di mogano. Era grande, splendeva, rifletteva la figura del commissario, l'angolo del telefono, il cappello sulla seggiola. De Vincenzi ci si vide dentro e si volse subito dicendo: «Portatelo nello studio del marchese, poi tornate qui». Rimasto solo, chiamò al telefono l'ospedale maggiore. Dovette dare molte spiegazioni prima che lo capissero.
Finalmente gli dissero che Margaret Sutton dormiva ancora e che la madre andava avanti a iniezioni e a strofanto. Forse se la sarebbe cavata. Si volse e Pietro era fermo in mezzo al salottino. Possibile che il volto di quell'uomo non esprimesse nulla? Neppure la stanchezza, neppure la noia, neppure la paura? Ma perché avrebbe dovuto aver paura? Le cameriere? A letto, signore, le ho mandate a letto. E voi? Io sapevo che lei sarebbe tornato. Dove siete rimasto sinora? In anticamera. La marchesa vi ha chiamato? No, signore. L'infermiera? No, signore. Lo guardò negli occhi. Non avete nulla da dirmi? Lo sguardo dell'uomo sfavillò. Non credo, signore. Pensateci bene. Sì, signore. De Vincenzi si avvicinò alla porta che dava nelle altre sale e guardò. Per di qui? C'è un'altra sala, a destra lo studio e poi la sala da pranzo, a sinistra la porta che dà nell'appartamento della marchesa. Di fronte la porta conduce a un terzo salotto e subito dopo viene la camera da letto del marchese. Le finestre? Soltanto quelle dell'appartamento della signora marchesa danno sulla strada. Ho capito, tornate in anticamera. Lui entrò nella sala. Sui tappeti il suo passo era silenzioso. Guardò la porta di sinistra. Era chiusa. Naturalmente avrebbe bussato a quella porta più tardi. Ma non ce ne sarebbe stato bisogno, certo. E si diresse allo studio. Sulla soglia si fermò. Era sorpreso. Lo studio era vuoto. Il fuoco agonizzava. Sopra il divano lo specchio che vi aveva deposto Pietro. Dove poteva essere andata a rifugiarsi? Aveva paura davvero, dunque? Eppure sapeva che lui sarebbe tornato, avrebbe dovuto aspettarlo. Un poco le pulsazioni ai polsi e alle tempie gli si accelerarono. Si lanciò verso l'altra sala. Vide che la porta del defunto era chiusa. Lui sapeva che l'infermiera l'aveva lasciata aperta quando s'era messa a vegliare. Avanzò. Non faceva rumore sui tappeti. La porta si spalancò e apparve Delia. Dietro di lei le fiamme dei ceri attorno al letto. Anche i capelli della donna ardevano. Lei ardeva tutta, per quanto avesse il volto di marmo e l'abito nero, opaco. «Ho paura», disse ed ebbe un fremito lungo. Gli occhi le brillavano stranamente. Fece qualche passo verso di lui. Non capisco di che cosa, di chi lei abbia paura». Ma forse s'era rifugiata in quella camera per non esser sola mentre lo aspettava. La compagnia dell'infermiera e quella di suo marito. No, davvero, il suo pensiero non era stato ironico. Le passò davanti ed entrò nella stanza del defunto. Lei lo guardò ed ebbe un gesto delle due mani. Le protese bianche, diafane, nude, vuote, come per trattenerlo. Ma non parlò e cadde a sedere sopra una poltrona. De Vincenzi si avvicinò all'infermiera, dormiva. La toccò, il cuore le batteva. Il respiro le usciva regolare dalle labbra, che sembrava sorridessero. Sulla pietra del caminetto vide una tazza da tè, in cui qualcuno aveva bevuto. Scosse di nuovo la donna, che mandò un leggerissimo lamento e continuò a dormire. Le sollevò le palpebre che si richiusero. «Ecco», disse, avrebbe dovuto aspettarselo. Tornò rapido sulla porta. «Quante?» chiese con voce tagliente. La donna lo guardò coi suoi occhi splendenti, vagamente fissi. «Quante?» ripeté. «Presto, mi dica quante pastiglie le ha date. Dica la verità, non continuiamo con le morti naturali». Una sola. Oh, non abbia paura, non può farle che bene. Arriverà domattina senza accorgersene». Rise brevemente. «Avrei fatto meglio a prenderla io, invece. Sarei arrivata domattina senza accorgermene». Lui tornò verso la dormiente. Le sentì il polso, le ascoltò il cuore. Doveva aver detto la verità, una sola. Tutto gli parve regolare. D'altra parte non avrebbe voluto chiamare il dottore in quel momento. Guardò il letto con la salma, le candele. Evidentemente il cadavere e i ceri erano stati mossi. Non si chiese neppure il perché, tanto era chiaro. Ebbene, un morto e un'addormentata. C'era pace lì dentro.
Pensò a quel povero morto sul piancito, sudicio, e strinse i pugni. Non richiuse la porta dietro di sé, ma avvicinatosi a Delia, la prese per un braccio dolcemente, la fece alzare, la condusse verso lo studio. Venga con me, qui non si può parlare, non è bene parlar qui. Ma perché vuol parlare? Venga. E si trovarono di nuovo entrambi sulle poltrone accanto al fuoco sotto la pendola di Bull. Pronto, centrale? Dammi la mobile. Qui commissariato di Porta Genova. Pronto? Sei tu, Sani? Sì, ascoltami, ho disposto per le ricerche, secondo gli ordini. Gli uomini fermano tutte le persone sospette, ma c'è un caso grave. Su Corso Genova, 20 minuti fa, 2 agenti hanno tentato di fermare un motociclista che correva a fanale spento. Aveva il casco e grandi occhiali che gli coprivano mezzo volto. Quando hanno veduto che non rispondeva al segnale di arresto e cercava di fuggire, lo hanno inseguito, sparando un colpo di rivoltella in aria. Lui ha risposto e ha ferito gravemente un agente. Ha trovato le gemme? Lei scosse il capo e i capelli mandarono scintille. Credeva che fossero nascoste nel letto? E dove altrimenti? È sicura che non le abbia alla banca? Lui? E rise. Non si sarebbe separato dalle sue pietre neppure con la morte. Fu colpita dalle parole pronunciate e sbarrò gli occhi, come se l'idea che il marito avesse potuto portarsi le pietre preziose all'altro mondo con sé contenesse una qualche possibilità accettabile. Ha sempre amato le pietre preziose? Sempre. Ma lei non lo conosceva che Da quanti anni lo conosceva? 6 anni. Ci siamo sposati nel 20. Lui era tornato in Italia nel 19. Dalla Cina? Sì. Con le pietre? Ma sì, se le dico che le ha sempre adorate. Più di quel che non amasse lei? Oh sì. Aveva fiducia in lei, i primi anni. Tanto da dirle la verità? Qualche volta. Parlavano tranquillamente. Lei un poco protesa verso il commissario, fissandolo. Lui appoggiato allo schienale della poltrona, col capo leggermente riverso, evitando di apparirle interessato al colloquio e teso, vibrante, come dentro di sé sentiva di essere. Le ha narrato la storia dello smeraldo? Dello smeraldo di Buddha? Già, ma a chiamarlo così fu lei, no? Sì. Ebbene? La storia? Che storia? Già, nessuna storia. E quando ebbe sposato il marchese, lei conobbe anche il signor Marco, il capitano? Fu lui a cercarmi. E le indicò il Decamerone? Diceva che era il miglior luogo per uccidere il tempo. Io ho sempre cercato di uccidere il tempo, dal giorno in cui mi sono sposata. Lei non aveva mai fumato prima, vero? Oh, come avrei potuto? Chi sapeva? Quando mi conobbe il marchese, io ero innocente, sa? Una piccola oca bianca. Furono i miei genitori che me lo fecero sposare. Uscivo appena dal Sacro Cuore. E i suoi genitori? Sono morti. E al Decamerone, i soci? Ah, sì, sono divertenti. Rubano, barano. Un pasticcio. E poi tutte quelle donne. Era il signor Marco che dirigeva tutto? Dietro le quinte, lui non si mostrava mai. E dal marchese? Che c'entra? Dico, qui a palazzo il signor Marco veniva spesso? Sicuro? Non lo sa che era stato lui a fornire al marchese quasi tutte le gemme della collezione, laggiù in Cina? E qui continuava. Ci teneva tutti e due. Mio marito con le gemme, me con l'oppio. E Margaret? Perché mi parla di Margaret? Che cosa strana che lei mi parli di Margaret. La conosceva, no? Non fumava anche lei? Lo sa? Povera creatura. Era innamorata, però. Di chi? Ma di Gastone, di mio nipote. Ah. Pronto? Centrale? Dammi la mobile. Qui commissariato Sempione. Sani, sei tu? Ebbene, c'è un morto. Sicuro, un agente. Hanno tentato di fermare il motociclista e lui ha sparato, quasi a bruciapelo. Poi è scomparso per i viali del parco. Che cosa vuoi che facciano i nostri agenti a piedi? E suo nipote? Così, però l'amava, credo che l'avrebbe sposata. E Margaret fumava? Già,
Oh, è delizioso fumare, sa, occorre provare. E suo nipote adesso erediterà tutto? Chi glielo ha detto? Oh, non lo so. Lo smeraldo a ogni modo non lo eredita, se è scomparso, e tutte le altre pietre neanche. Scomparse? Dove vuole che le abbia nascoste? Bisognerà vedere. Che cosa pensa lei, commissario? Io? Nulla. Mi dica, perché ha paura? E non le sembra che ce ne sia ragione? Tutta una banda, vero? Il vecchio era il capo. E poi? E poi che cosa? Chi altro? Io non so. Quel visconte? Io non so. Harry Gordon? Balzò in piedi. Chi le ha detto? Anche De Vincenzi si alzò. Ma non si agiti. Chi le ha detto? Perché? Lo hanno arrestato? E perché avrebbero dovuto arrestarlo? Lei era livida. Si appoggiava allo schienale della poltrona, stava per cadere. Segga. Che c'entra Harry? Segga, le dico. Quando la vide seduta, si avvicinò al caminetto e ravvivò il fuoco. Cominciava a far freddo. Delia, abbandonata sulla poltrona con le mani diafane sui braccioli, aveva chiuso gli occhi e respirava profondamente. Il commissario la guardò un istante, poi camminò sui tappeti silenziosi. C'era quell'altra di là che dormiva. Perché Delia le aveva dato una pastiglia, una sola? Il polso era regolare, il cuore anche. Raddrizzò una candela a metà consumata che faceva gocciolare la cera in terra e quel morto con la testa legata di bianco sotto il mento. Pronto, centrale? Dammi la mobile. Addio, sani. Qui commissariato Garibaldi. Il motociclista ha preso i bastioni. Vedrai che a Porta Venezia piega e fila su Monza. Ci vorrebbero i pompieri a far lo sbarramento. 11. Harry Gordon. Adesso ritornava nello studio, deciso a finirla. Mentre usciva dalla camera mortuaria, sulla soglia dello studio apparve Delia. Vado a riposarmi. Ma perché quel collasso improvviso al nome di Harry Gordon? Non aveva saputo neppure dominarsi. La pregherei, signora, di non andare. Abbiamo altre cose da dire, essenziali. Attendo una notizia che può essere di importanza notevole. Lei rimaneva immobile sulla soglia, sorrise. Uno strano sorriso, doloroso, sarcastico, smarrito, eppure pieno di sottintesi. Sono stanca. Lo so, lo credo. Aspetti. Traversò il salotto, l'altra sala, aprì la porta dell'anticamera. Pietro era seduto sulla panca di sinistra, aveva gli occhi chiusi, ma De Vincenzi avrebbe giurato che non dormiva, che li avesse chiusi quando aveva veduto girare la maniglia della porta. I lineamenti del volto non erano rilassati e le membra abbandonate come nel sonno. C'è cognac in casa? Ci sono liquori? Il domestico aprì gli occhi, fu in piedi. Come, signore? De Vincenzi ripeté la domanda. Nello studio del marchese, nel piccolo armadio ad angolo, sulla parete del caminetto c'è un bar e poi... E poi? Anche nell'appartamento della signora marchesa c'è un bar. Ho capito, dormite. Oh, io non dormivo, signore, pensavo. A che cosa? A molte cose, signore, ma a una specialmente. Chi ha potuto staccare il ricevitore del telefono? Vi piace risolvere enigmi? Talvolta. Il gioco delle parole incrociate è il mio favorito. Ebbene, risolvete questo. Una persona è entrata ieri sera nella camera del marchese dopo le 9. Chi era questa persona? Ma nessuno può esservi entrato. Per questo, appunto, è un enigma. Girò sui talloni e tornò sui suoi passi. La donna era sempre sotto l'arco della porta, ma si appoggiava allo stipite. Davvero doveva sentirsi estenuata. La prese dolcemente per un braccio, la ricondusse alla poltrona del caminetto. Delia vi si lasciò cadere. Abbandonò le mani sui braccioli, riversò il capo sullo schienale. Teneva gli occhi aperti e lo guardava. Si dà molta pena per me, commissario. Io sono ormai una cosa che non conta. Lui si diresse all'armadio d'angolo.
C'erano infatti molte bottiglie di liquori. Al marchese doveva piacere bere forte, ma De Vincenzi s'era fermato davanti allo sportello dell'armadio. Strano. Era strano per lui che nella prima fila delle bottiglie in alto ci fosse un posto vuoto. Mancava una bottiglia tra quella del cognac e quella del rum, poiché la seconda fila era al completo e sul ripiano di fondo erano bicchieri e bicchierini, uno shaker d'argento, una scatola chiusa di ebano e avorio. Quel vuoto appariva subito, era illogico. Guardò con attenzione e allora scoprì altri 2 vuoti, meno visibili, ma non meno illogici. Anche in basso mancavano 2 bicchieri. Sentì la voce di Delia ripetere: «Sono una cosa che non conta, io». Ma era diversa, aveva un timbro più netto e soprattutto lo aveva percosso in linea diretta, mentre la donna, come l'aveva lasciata, avrebbe dovuto voltargli le spalle. Guardò e la vide di faccia, inginocchiata sulla poltrona, coi gomiti appoggiati alla spalliera a fissarlo. Si era riavuta anche dallo sfinimento. Aveva il recupero delle forze facile. Suo marito beveva molti liquori? Ma no, gli piaceva averne molti lì dentro. Era una specie di mania, un'abitudine contratta in Oriente. Perché mancano una bottiglia e 2 bicchieri da questo armadietto? Mancano? Non capisco dove possano essere. Si guardò attorno. Anche De Vincenzi lo fece. Non vide nulla. Riprese a ispezionare la stanza con metodo, incasellando gli oggetti. Nulla. Stava per dirigersi alla porta quando ricordò la ragione che lo aveva spinto ad aprire il bar. «Vuol bere un cognac, signora?» «Oh, sì». Quando ebbe bevuto, un poco le gote le si arrossarono e tossì. «Non sono abituata ai liquori forti». «Adesso rimanga seduta. Vado a cercare la bottiglia e i 2 bicchieri». L'infermiera dormiva. Il morto aveva la sua fascia bianca sotto il mento. I ceri ardevano sempre più corti, ma nella camera da letto del marchese i 2 bicchieri e la bottiglia non li trovò. Sarebbe stato strano per lui, del resto, che li avesse trovati, perché aveva già visitato quel luogo a fondo. Ecco un altro mistero che si aggiungeva a quello del telefono, ma non sarebbe stato il solo. Lui lo sapeva che soltanto riunendo tutti quei piccoli misteri avrebbe potuto trovare la soluzione del problema. «Eccomi qui. Adesso riprenderemo la nostra conversazione. Vuol discorrere con me tutta la notte?» «Non credo che discorrerò con lei sola tutta la notte». «Con me sola?» Ebbe sguardi di bestia inseguita e si strinse nella persona per farsi piccina. Che avesse paura d'un pericolo sovrastante era sicuro. «Che vuol dire? Chi potrebbe venire qui dentro?» «Qui dentro? Nessuno, evidentemente. Dov'è il campanello?» «Lì». Indicò la cornice del camino, sotto la specchiera dorata. De Vincenzi premette il bottone. «Pietro dormirà?» «No». Il cameriere apparve. «Guardate nel bar e ditemi quale bottiglia manca». Pietro doveva aver grande dimestichezza con quelle bottiglie, perché gli bastò un'occhiata all'armadietto aperto per dire con sicurezza: «Tra il cognac e il rum, signore, c'era il whisky». «Dove potrebbero essere andati a finire la bottiglia del whisky e i bicchieri?» «In nessun luogo della casa, signore, poiché io non li ho trovati, a meno che non siano nella camera del signor Marchese, dove io naturalmente non sono entrato». «Sta bene, Pietro, tornate a pensare». Il domestico s'inchinò. Quando fu sulla porta si volse. «Se il signor commissario volesse favorire il telefono?» De Vincenzi si alzò per seguirlo. L'uomo era uscito. «Pietro deve dirle qualcosa che io non debbo sentire». Ed egli rise un poco convulsamente. «Come lo sa?» «Il tono della voce». Lui aveva sempre quel tono quando mi annunciava una telefonata inesistente, per non parlarmi davanti a mio marito. De Vincenzi trovò Pietro davanti al telefono. «Nessuno lo ha chiamato, signore, ma io ho risolto il suo piccolo enigma, la prima parte del suo enigma». «E cioè?» «Non posso dirle chi era la persona che è entrata dal signor Marchese dopo le 21 di lunedì, ma credo di poterle indicare come ha potuto entrare nella sua camera da letto». «E cioè?»
Sulla parete di fondo di quella stanza, quasi nascosta dalle cortine del letto, si apre una piccola porta invisibile. Che dà? Sopra una scala, signore. E dove termina quella scala? In giardino, signore. Molta gente conosceva quel passaggio? Gli intimi. E cioè? Non potrei elencarli. So però che da quella porta passava il signor Marco. Ho capito. Pronto? Centrale? Dammi la mobile. Oh, sei tu, Sani? Qui commissariato di via Settala. Sì, i pompieri, i nostri agenti hanno fatto lo sbarramento in piazzale Loreto, ma credo non ce ne sia più bisogno oramai. I vigili notturni hanno trovato poco fa una motocicletta abbandonata contro i cancelli dei giardini pubblici, sui bastioni Venezia. Attaccati al sellino c'erano un casco e un paio di occhiali. L'uomo se n'è andato a piedi, evidentemente, seppure non si è incontrato con qualche complice in auto. Lei aveva ragione, Marchesa. Pietro voleva comunicarmi che la camera di suo marito ha un passaggio segreto. Ah, perché non me lo ha chiesto? Glielo avrei detto io. La porticina si apre proprio dietro la testa del cadavere. Interessante. No, comodo. Mio marito faceva entrare da quella parte tutte le persone che non dovevano essere viste dalla servitù o che avevano con lui rapporti d'affari. Molte? Ma no, il signor Marco, forse qualche gioielliere, forse qualche rivenditore privato di gemme. Qualche ricettatore privato. Può darsi. Il marchese non chiedeva mai la provenienza delle gemme che gli offrivano, specialmente se gliele offrivano a basso prezzo. Già, una passione la sua. E lei, marchesa? E io? Lei non si serviva di alcun passaggio segreto e comodo nel suo appartamento? Non avevo la passione per le gemme io. E nulla da nascondere? Oh sì, ma nessun bisogno di passaggi segreti. Lei andava nell'appartamento di Vannetta Arcangeli o al Decamerone per i suoi segreti, se vuole chiamarli così. Era lì che si incontrava con Harry Gordon. Io non conosco Harry Gordon. Adesso si era proprio tutta rappresa in se stessa. Aspettava l'attacco. Aveva sempre più le gote accese. Ma sì, disse con dolcezza De Vincenzi, lei conosce Harry. Ravvivi il fuoco, fa freddo. Guardò la pendola, segnava le 3. Quante ore sarebbe durato ancora il martirio di quell'interrogatorio? De Vincenzi diede un colpo al ceppo con l'attizzatoio e il ceppo sfavillò. Sì, marchesa, lei conosce Harry Gordon, ma non credo che lui le abbia mai prestato denaro come ha fatto con Claudia Sutton. Che c'entra la contessa? Perché parla di denaro prestato? Harry Gordon avrebbe dovuto telefonarle questa sera dopo le 7? Gli occhi le si riempirono di meraviglia. Oh! È per questo che lei ha staccato il ricevitore del telefono? È per questo che manca una bottiglia di whisky? Fu violenta. Ma che pensa lei? Che io facessi venire qui dentro Harry a bere? No, questo non lo credo, e sono quasi sicuro, anzi, che nella sparizione della bottiglia non abbia alcuna parte, soltanto che lei, con la sua risposta, mi ha confessato di aver avuto rapporti con quell'uomo. Seguì il silenzio. Delia rimaneva coccolata sul fondo della poltrona. Doveva lavorare col cervello. Il suo sguardo rifletté le varie fasi attraverso le quali passava il suo pensiero. Ci fu la fase atterrita, quella torbida, quella disperata e infine la fase della reazione vittoriosa. La regina degli insetti tornò allora per un istante a impugnare lo scettro, ma subito seguì la fase ultima, in cui si dispose a conservare il suo scettro con l'astuzia. E lo sguardo le si spense in un sospiro dolce e liberatore. Vedo che dovrò dirle tutto. Distese le gambe, allontanò le spalle dallo schienale della poltrona, si appoggiò con le mani ai braccioli e si protese verso l'insetto pericoloso e troppo cortese che le stava dinanzi. Mi ascolti. De Vincenzi si preparò ad ascoltarla. Sapeva che gli avrebbe detto qualche menzogna vestita di verità, e tanto più ingannevole, quanto più adorna di particolari esatti, controllabili. Per lui il tempo non aveva più valore. Concedeva a lei e agli altri tutte le ore che avessero voluto.
tanto oramai sarebbe arrivato ad averli in pugno. E allora rivide sul piancito del portone il cadavere del povero agente che giaceva di fianco con le gambe piegate, perché era caduto dalla seggiola come un fantoccio senza più articolazione. Mi dica tutto quello che ha sul cuore, signora. Sì, ho conosciuto Harry Gordon in casa di Vannetta Arcangeli. De Vincenzi assentì col capo per incoraggiarla. Quello doveva essere uno dei particolari esatti, il primo. Si propose di numerarli. Lui non fumava. Strane cose dovevano avvenire in casa di Vannetta. L'oppio crea una seconda personalità e toglie ogni forza, ogni volontà alla personalità vera. Capisco. È di questa mia seconda persona che Harry Gordon è divenuto amico. Intimo? Se le ho detto che è una personalità fittizia, irresponsabile. Ah! La guardò con ammirazione, poi con pietà. Aveva preparato prima quella difesa o ne aveva avuto il lampo con folgorazione improvvisa mentre gli parlava? Ma doveva essere reale in lei la sensazione di aver menomate le proprie facoltà fisiche e morali sotto il dominio della droga. Per questo la compatì. Dunque Harry Gordon la obbligò a essergli amico. Sì. E che cosa la obbligò a fare? Ma nulla, nulla almeno che abbia relazione con tutto quello che sta accadendo. Neppure a prendere lo smeraldo? Se le ho detto che io non sapevo dove mio marito avesse le gemme. Sì, me lo ha detto. Le ho cercate. Harry voleva lo smeraldo. Non le dissi a che scopo lo volesse? Lo guardò stupefatta. Ma lo smeraldo aveva un enorme valore. Immagino. Ma lei non sapeva che unito alla barchetta di cristallo ne avesse uno ben più grande? Ebbe un brivido di terrore. Non la nomini quella cosa. Sì, la conosco. L'ha veduta? Sì, non la nomini. Dunque lei è andata anche in casa del signor Marco? Si accorse di aver detto una verità che avrebbe fatto meglio a tacere ed ebbe un gesto d'ira. Ci sono andata una sola volta. Non importa. Importava moltissimo invece ed egli tentò una diversione. Margaret. Che c'entra Margaret? Già, non c'entra, ma lei scese con me dal vecchio. E Gastone? Ma non sapeva nulla dell'oppio e dei convegni in casa di Vannetta, mio nipote. Che cosa fa suo nipote? Lo studente di medicina. De Vincenzi si alzò con indifferenza per dare ancora qualche colpo al ceppo e le faville sprizzarono. È ricco suo nipote? Lui rise. Come me. Avevamo i denari del marchese. Gastone viveva alle spalle di suo zio. Furono bussati 2 colpi discreti alla porta. Delia sussultò. Avanti, disse De Vincenzi. Apparve Pietro. La chiamano al telefono, signor commissario. Questa volta è proprio il telefono, mormorò la donna, e non sbagliava. De Vincenzi ascoltò col microfono all'orecchio senza interrompere. Ho capito, sta bene. Togliete tutti gli agenti della zona di Porta Venezia. Ma sì, ho detto proprio togliete. È inutile arrischiare la pelle di qualche altro disgraziato. E poi desidero che l'uomo possa circolare liberamente per alcune ore, fino all'alba. Avverti anche il comando dei vigili notturni. Nessun vigile per Corso Venezia e per tutte le adiacenze. Assumo io la responsabilità. Nient'altro. Come? Digli pure che domani sarà tutto finito. Riappese il ricevitore. Aveva lo sguardo acceso, ma Pietro non scorse in lui alcuna altra eccitazione. Venite con me, lo condusse nella camera del morto. Indicatemi la porticina. Era dello stesso colore della parete, coperta dalla medesima stoffa. Si fece indicare il bottone da premere per farla aprire. Vide un breve corridoio e poi la scala a chiocciola. Dove dà esattamente questa scala? In giardino. Esattamente. Nell'angolo di destra del giardino, in fondo, sui boschetti. Bene. Fece scattare di nuovo la molla e la porticina si richiuse. Si guardò attorno. No. Non poteva lasciare l'infermiera addormentata in quella stanza. Che ci fosse il morto non contava. Andò a sollevarla dalla poltrona e la prese in braccio. Conducetemi nella vostra camera, Pietro. La metterò a dormire sul vostro letto.
Voi non avrete bisogno del letto questa notte. Sì, signore. Quando ebbe deposto il fardello e si trovarono di nuovo nell'anticamera, De Vincenzi ordinò: in portineria ci sono 2 agenti, fateli salire. Ai 2 uomini diede l'ordine di rinchiudersi col giardiniere nella portineria, di spegnere la luce e di non muoversi fin quando lui non li avesse chiamati. Qualunque rumore sentiate in giardino non dovete uscire, capito? I 2 uomini trovarono comoda la consegna, perché la portineria era riscaldata. E adesso, Pietro, tornate a sedere su quella panca e questa volta non pensate più a nulla. Addormentatevi. Ma, signore, dormire dovete. Tornò nello studio. Signora, lei ha addormentato l'infermiera. L'idea è stata caritatevole e io non la biasimo, ma il morto occorre vegliarlo. Lo veglierò io, se permette. E io? C'era molto spavento nella sua voce. Venga. L'accompagnerò fin sulla soglia del suo appartamento. Lei deve prendersi qualche ora di riposo, perché domattina si avranno le esequie e nel pomeriggio la lettura del testamento. La donna obbedì con docilità. 12. Le gemme. L'attesa fu così breve che De Vincenzi non arrivò a contare fino a 200. Quando voleva vincere i suoi nervi, sempre li placava col sedativo di una sequenza di numeri. Si era nascosto nel vano della finestra, dietro le tende pesanti, che aveva lasciate ricadere un poco aperte, sicché dalla fessura vedeva la camera e nella camera il letto col morto e i tendaggi del baldacchino contro la parete. Attendeva che quella parete si aprisse. E si aprì, infatti, prima che il suo cervello avesse scandito tutti i numeri del secondo centinaio. Aveva spento le luci del lampadario e soltanto i ceri illuminavano. Anche un po' col ceppo nel caminetto con le sue fiamme verdi. La porticina a color della parete girò sui cardini e raggiunse la sponda del letto. Apparve un uomo e De Vincenzi non fu affatto sorpreso di vederlo a testa nuda e con la giacca di cuoio da motociclista. I suoi lineamenti si stagliavano fermi e regolari e la durezza di essi, soprattutto della mascella quadrata e della fronte bassa, furono addolciti dalla luce delle candele. Fermatosi un istante sulla soglia, spense la lampadina elettrica che aveva protesa dinanzi a sé. Non vide subito il cadavere. Il battente della porticina lo nascondeva, ma vide i ceri. Esitò, si tenne pronto a balzare per la fuga o per l'aggressione. Quella luce insolita gli aveva dato immediatamente il senso del pericolo. Sembrava una fiera dinanzi ai fuochi d'un bivacco. Era belluinamente goffo dentro quella sua giacca di cuoio fulvo. I minuti passarono lenti, in un silenzio vivo, pieno di palpiti, di respiri. Soltanto le cose palpitavano e respiravano: il ceppo, la fiamma dei ceri, le ombre sui muri. Non l'uomo nel quadro della porticina, non De Vincenzi dietro le tende pesanti. Poi l'uomo avanzò, stringendo nella destra una rivoltella nera che mandava riflessi turchini. Vide il cadavere e si immobilizzò. Una tale stupefazione si era dipinta sul suo volto, che da sola bastò a far sì che il commissario lo togliesse di colpo dal novero dei possibili assassini del marchese. Ma se non lui, chi? L'uomo girò finalmente lo sguardo prima sulla fiamma del caminetto e poi attorno sulle cose. Era più che perplesso, inceppato addirittura. Aveva l'aria di un lottatore che si fosse lanciato contro un nemico di carne e ossa e si fosse trovato fra le braccia un fantoccio di stracci e cotone. No, decisamente quel cadavere non riusciva a spiegarselo. Ne aveva orrore, era evidente, per quanto non fosse la morte che potesse spaventarlo. Come trovò la forza per muoversi, per agire, per camminare? Ma una favilla era sprizzata scoppiettando dal ceppo e quel rumore gli aveva ridato il senso materiale dell'azione e della vita. Che cosa farà adesso? Perché è venuto? Pensava De Vincenzi, e subito si pose la domanda più grave. Perché ha voluto la barchetta di cristallo se non aveva già lo smeraldo? E come poteva avere lo smeraldo e ignorare che il marchese era stato ucciso? Ma adesso l'uomo s'era assuefatto a quel cadavere inaspettato. Andò rapido alla porta che dava sul salotto e ascoltò.
De Vincenzi aveva chiuso quella porta, ne girò la chiave dall'interno. Poi si mise la rivoltella in tasca e cominciò ad agire. Non ebbe esitazioni e si diresse al letto. Anche lui è sicuro che la collezione delle pietre si trova nel letto, pensò De Vincenzi. Rimane da vedere se tale sicurezza gli è stata data da lei o se è fondata sulla diretta conoscenza dei fatti. I candelieri di legno dorato vennero allontanati. Uno se ne rovesciò. L'uomo guardò con tranquillità la fiamma che già lambiva il tappeto e De Vincenzi vide che sorrideva. Poi si avvicinò al cero e calpestò la fiamma. L'idea che questa casa potesse andare a fuoco gli ha sorriso. È una fortuna che il candeliere si sia rovesciato quando lui non aveva ancora trovato le gemme. Adesso sollevava i materassi dai lati e faceva scorrere le mani lungo i sostegni di legno massiccio. Il cadavere si piegò da una parte, poi dall'altra. Operava con metodo veloce, ma senza fretta. Venne la volta delle spalliere. Ne considerò lo spessore, le batté con la nocca in ogni punto, a piccoli colpi netti e brevi. Erano piene. Allora si allontanò e si mise a osservare il letto con concentrazione. Poiché si trovava con la faccia rivolta verso la finestra, De Vincenzi vedeva lo sforzo intenso che faceva per capire, per trovare. E fu meravigliato del fatto che i drappeggi pendenti dal baldacchino non attirassero per nulla la sua attenzione. Eppure essi potevano celare le gemme meglio del legno, tanto ricadevano a pieghe fitte e nell'alto poi il baldacchino era veramente un nascondiglio ideale. Ma no, l'uomo rivolgeva gli sguardi alla spalliera di testa. Si avvicinò di nuovo al letto, tese la mano sul grande fiore scolpito che si elevava a una delle estremità. Tentò di farlo girare, di piegarlo, di svellerlo. Il fiore non resistette e lui se lo trovò tra le mani. Era cavo nell'interno, ma non conteneva le gemme. Lo gettò sulla coltre accanto al cadavere e girando attorno al letto ripeté l'operazione con gli altri fiori. E nei 2 fiori della spalliera più bassa trovò... Per qualche istante rimase coi 2 sacchetti in mano, poi li fece scomparire nelle tasche della giacca di cuoio. Svelse anche l'ultimo fiore di legno, ma i sacchetti eran 2 e non di più. I 4 fiori si trovavano adesso enormi a giacere col cadavere sulla coltre, 2 presso la testa bendata di bianco, 2 ai lati dei piedi. Quel morto non s'era acquistata la pace. Dei propri resti almeno, e prima di morire aveva voluto uno specchio vero, uno specchio che non riflettesse come l'acqua d'una palude. E non era stato costui a ucciderlo, costui che pure era venuto a rubargli le gemme, ben deciso certo a fargli lui la festa, se fosse stato necessario. De Vincenzi aveva messo la canna della rivoltella fra le 2 tende aperte. Pensò al cadavere della gente che cadeva come un fantoccio macabro dalla seggiola sulle lastre sudice e abbassò la molla di sicurezza. L'uomo non aveva più nulla da fare in quella camera e la porticina segreta era rimasta aperta, eppure non sembrava volere andarsene. Qualcosa lo tratteneva, qualcosa di vago, di oscuro nella sua coscienza, come un desiderio morboso. Fece qualche passo verso la porta chiusa, esitò, camminò ancora. Vuol veder lei, pensò De Vincenzi, ma si era fermato. Le gemme dovevano avere una consistenza materiale, ponderabile nelle sue tasche. Diede uno scrollo alle spalle e si volse con decisione. Adesso passava tra la finestra e il letto, a un paio di metri dalle tende. «Fermo o sparo!» Le tende s'erano aperte. Lui diede un balzo, poi alzò le mani. Aveva in volto un grande stupore che diventò ghigno rabbioso quando si rese conto di aver dinanzi un uomo che lo aveva spiato e che lo minacciava con una rivoltella nera dai riflessi turchini come la sua. «Non muoverti!» Gli si avvicinò, gli appoggiò quasi la canna alla fronte e con l'altra mano gli estrasse dalle tasche la rivoltella e i 2 sacchetti, uno dopo l'altro se li mise in tasca. Sempre fissandolo e senza abbassare l'arma, indietreggiò fino alla porta e fece girare la chiave, fece girare la maniglia. «Vieni avanti, presto!» L'uomo gli passò dinanzi e lui gli appoggiò l'arma alla schiena e lo seguì, spingendolo. Gli aveva messo la mano libera sulla spalla e lo guidava. Gli fece attraversare il salotto, la sala, aprì la porta dell'anticamera. Pietro balzò in piedi. «Non muovetevi voi, e tu cammina!»
L'uomo non sentiva il bisogno di parlare, doveva essersi raccolto in sé, arrotolandosi proprio materialmente come una molla spirale. Era pronto a cogliere l'istante possibile in cui avrebbe dato il balzo, fatto lo scarto, tentato il colpo d'ariete. De Vincenzi sentiva persino sotto il cuoio i muscoli di lui che si gonfiavano. Gli mise la bocca della rivoltella contro la nuca e l'uomo al contatto diede un guizzo. «Fermati!» Parlava con voce fredda. «Pietro, andate in basso, in portineria troverete 2 agenti, conduceteli qui. Nessun bisogno di correre». Pietro aprì la porta. Un poco le sue dita si erano attardate sulla serratura, non riuscendo a farla funzionare. Uscì sul pianerottolo, lo si sentì discendere. L'uomo rimaneva immobile. De Vincenzi gli tolse la mano dalla spalla e indietreggiò di un passo. A distanza lo avrebbe dominato più agevolmente. Nella corpo, su quello, fosse riuscito a evitare il proiettile, lui avrebbe avuto la peggio e lo sapeva. Un altro minuto passò. De Vincenzi aveva tutta la sua attenzione tesa verso le scale. Non sentì nulla, non il più lieve fruscio, non lo spostamento dell'aria. Gli mancò il presentimento di una presenza nuova. E il colpo esplose secco, insignificante come uno sternuto, mortale come la folgore. L'uomo crollò faccia avanti di schianto. Il sangue rosso carminio gli sgorgò dal cranio sui capelli neri, sull'orecchio, sul tappeto, mostruoso serpente dalle scaglie brillanti. De Vincenzi lasciò cadere il braccio con la rivoltella e spezzò fra i denti una bestemmia. Come aveva fatto a non prevederlo? Perché aveva creduto che fosse andata a coricarsi? La sua docilità lo aveva ingannato. La donna era rimasta sotto l'arco della porta e fissava il corpo schiantato. Certo, il rosso vivo di quel sangue la ipnotizzava. Aveva i pomelli accesi, le labbra semiaperte, le braccia abbandonate. Per le scale si sentirono i passi degli uomini che salivano. De Vincenzi le si avvicinò e le tolse di mano la piccola rivoltella dal manico di avorio, graziosa e leggera come un gingillo. E adesso? Lei sorrise. Sì, non dovevo farlo. Tanto più che quell'uomo non sapeva neppure che il marchese fosse morto. Delia lo fissò, alzò le spalle. Ma aveva trovato le gemme. Per questo lo ha ucciso? E inconsciamente trasse di tasca uno dei sacchetti. Gli occhi di lei lampeggiarono. Sì, io le avevo perdute e lui mi avrebbe uccisa. Il mio destino tempestato di pietre preziose, colmo di tanto denaro, eccolo lì, racchiuso in quel sacchetto. Lo sapevo che Harry lo avrebbe trovato, ma si era fatto prendere. Per me erano perdute. E adesso? Ripeté De Vincenzi. L'accaduto lo aveva colto di sorpresa. Si era tracciato una linea e quel colpo, insignificante come uno sternuto, mortale come la folgore, gliel'aveva spezzata. E non era neppure una conclusione, non risolveva nulla, non spiegava nulla. I 2 agenti si erano fermati sull'uscio e guardavano il cadavere. Dietro di loro il cameriere era rimasto con le braccia aperte, le palme distese, gli occhi fissi su De Vincenzi, pietrificato dallo stupore. Perché mai il commissario lo aveva ucciso? Delia fece un passo. Mi farà condur via dai suoi agenti adesso? De Vincenzi non rispose. Si diresse al cadavere, lo voltò. Il viso dell'uomo appariva rappreso convulsamente e gli occhi erano chiusi. Il proiettile lo aveva raggiunto come una mazzata, facendolo contrarre su se stesso. Il commissario cominciò a frugarlo. Trasse dalle tasche della giacca vari oggetti. I guanti, grossi e pesanti, un portasigarette d'oro, la lampadina elettrica, un mazzo di chiavi, un corto punteruolo d'acciaio aguzzo. Li disponeva a mano in terra e gli oggetti si allineavano con uno strano rilievo sul tappeto. Un accendisigari, un fazzoletto, alcune lettere ancora chiuse. De Vincenzi ne lesse gli indirizzi. Harry Gordon, Bar delle Sirene, Corso Buenos Aires, città. Recavano tutte il timbro di Milano. Se le mise in tasca. Aprì la giacca ed esplorò le tasche interne, quelle del panciotto. In uno dei taschini trovò una scatola di fiammiferi. L'agitò e comprese subito quel che conteneva, lo smeraldo. Era magnifico, riluceva di 1000 fuochi cupi, valeva la vita di molti uomini, e a parecchi uomini già l'aveva presa.
Delia, dietro di lui, mandò un lieve sospiro che sembrò un lamento. Lui non si volse e chiuse subito la piccola scatola, facendosela sparire in tasca. La barchetta di cristallo, evidentemente, doveva averla deposta in qualche luogo, al sicuro. Ormai De Vincenzi non aveva alcun dubbio che fosse stato Harry Gordon a uccidere il vecchio, a uccidere la gente nel portone, a rubare la barchetta, a darsi quindi a quella sua folle e sanguinosa corsa in motocicletta per tentar finalmente il colpo supremo di impadronirsi delle gemme. Ma certamente non era stato lui a far morire il marchese, e non poteva essere stata la donna, la quale dalle 21 in poi non si era allontanata dal Decamerone. E alle 21 Pietro aveva parlato col suo padrone, che gli aveva ordinato di acquistare uno specchio e di chiamare il notaio Narboni. De Vincenzi si sollevò. Quel cadavere non aveva più nulla da rivelargli. Voi due rimanete qui di guardia. Appena giorno avvertirete la procura. Pregate il giudice di venir subito e di far portar via il cadavere al più presto. Dovevano farsi le esequie al marchese. Doveva darsi lettura del testamento. Lui contava su tutte e due quelle cerimonie e aveva il suo piano. E adesso? Col proprio atto la donna si era eliminata dal gioco, aveva buttato le carte. Tutte? Andiamo. Delia sollevò le ciglia, sorpresa. Andiamo, ripeté De Vincenzi e si diresse verso la sala. Tornarono nello studio, caddero di nuovo sulle poltrone, uno di fronte all'altra, entrambi stremati, con un gran vuoto nel cervello, una mollezza di convalescenti nelle membra. Quella donna aveva ucciso e lui, senza provarne orrore, aveva sentito il bisogno di non abbandonarla a se stessa e più che mai adesso voleva guardarle nel profondo. Ma in quel momento era incapace di agire. Aveva bisogno di ritrovare le forze. Tutto si era svolto con troppa rapidità. La donna abbassò le palpebre. Insensibilmente abbandonava il capo sullo schienale, le membra le si rilassavano, le mani inerti pendevano fuori dei braccioli. Il collasso, dopo la crisi. La pendola di Bull scandì 4 colpi. De Vincenzi cedette anch'egli a una specie di sonnolenza ovattata che gli velava gli sguardi, gli sigillava le orecchie e cadde nell'incoscienza piena di incubi. L'alba entrava dai vetri, un'alba livida di febbraio, e il lampadario in mezzo al soffitto ardeva ancora. Il fuoco era spento. De Vincenzi si scosse e guardò con occhi attoniti le cose attorno a sé, e quella donna dai capelli rossi, pieni di riflessi di bronzo, bianca, stranamente bella, che dormiva in una poltrona di fronte a lui e sorrideva con le labbra laccate. Quella donna aveva ucciso un uomo davanti ai suoi occhi. Balzò in piedi completamente sveglio. La pendola del caminetto segnava le 6:30. Nella stanza accanto c'era un cadavere senza pace sul letto che avevano manomesso. L'infermiera doveva giacere ancora in preda al letargo della droga. In anticamera Pietro e i 2 agenti vegliavano o forse dormivano attorno a un altro cadavere. Ebbe un brivido. Faceva freddo in quella stanza. Si sentiva le membra spezzate e a muoverle gli dolevano. Che cosa doveva fare lui adesso? Guardò Delia. Destarla? Interrogarla? Per strapparle che cosa? Quale rivelazione avrebbe potuto aggiungere a quella fatta con lo sparo della sua rivoltella, graziosa e leggera come un gingillo? Che cosa aveva da confessare ancora che lui non potesse prevedere o sapere? E quel che ancora non sapeva e non prevedeva non era la donna che avrebbe potuto apprenderglielo. Fece per dirigersi in anticamera e si fermò. Aveva veduto lo specchio nuovo, lo specchio moderno, messo da Pietro sul divano. Perché il marchese aveva voluto quello specchio? Ah, forse, se avesse potuto rispondere a quella domanda, avrebbe saputo anche chi era stato a fargli annusare il cloruro di anile, che produce l'embolia senza lasciar tracce. La pendola batteva le 7 e lui si staccò dalla contemplazione dello specchio e dalle sue riflessioni, che eran state lunghe. In anticamera i 2 agenti e Pietro si alzarono appena comparve. Nessuno dei 3 dormiva. Non guardò al cadavere, non guardò neppure i 3 uomini. Tornò nel salottino e andò al telefono. Chiamò il questore a casa sua e gli diede il cattivo risveglio con quell'altro assassinio compiuto dalla marchesa Delia Vitelleschi. «Ha vendicato i nostri agenti», commentò De Vincenzi,
Ma il capo non era in vena di cinismo e non poteva comprendere a qual punto di tensione fossero i nervi del commissario dopo più di 20 ore di quella giostra. «E adesso che cosa intende fare?» gli chiese con voce concitata. «Ha ritrovato lo smeraldo, ha ritrovato le pietre preziose, s'è fatto ammazzare davanti agli occhi l'assassino del signor Marco e degli agenti. Che cosa vuole di più? Faccia spiccare il mandato di incarcerazione per la donna». E la voce un poco gli tremava. «E chiuda la pratica del Decamerone e del palazzo». Lui sorrise e fu con tono dimesso, pieno di rispetto, che rispose: «E chi ha ucciso il marchese del Verbano? E chi ha dato un sonnifero a Margaret Sutton? E che cosa dice il testamento del defunto? E perché prima di morire il marchese aveva chiesto uno specchio? E dove hanno nascosto la barchetta di cristallo? E chi erano i complici di Harry Gordon e del signor Marco? E di dove provengono almeno alcune delle gemme che in questo momento si trovano nelle mie tasche? Faccia quel che vuole e mi lasci tranquillo, ma per carità non racconti ai giornali tutte le sue storie e non mi crei un romanzo da spaventare mezza città». E riappese il ricevitore. De Vincenzi conosceva il valore di quelle sfuriate e sapeva che tra poco il suo capo lo avrebbe richiamato, se addirittura non lo avrebbe raggiunto dove si trovava. Mise un uomo di guardia nello studio, dove Delia continuava a dormire. «Se si sveglia, non farla uscire da questa stanza, ma trattala con molta cortesia e dille che io ritornerò». Pietro doveva vegliare la salma e preoccuparsi dell'infermiera e avvertire il notaio, appena possibile, perché andasse a palazzo e si occupasse lui delle esequie. L'altro agente avrebbe provveduto al giudice e a far trasportare il cadavere di Harry Gordon al Monumentale. Andò a prendere il cappello sulla seggiola dove lo aveva lasciato e uscì. Per la strada, appena vide un tassì, lo chiamò e si fece condurre a casa sua. Se non si metteva in un bagno caldo e poi sotto la doccia, non avrebbe potuto continuare. Di andare a letto non pensava neppure. (13) Gastone Vitelleschi dei Marchesi. Andava di fianco al corteo, sul marciapiede, tra i passanti che si scoprivano al passaggio del carro e che riprendevano subito a camminare sotto l'ombrello. Alcuni si fermavano di colpo e De Vincenzi gli urtava senza volere. Lui teneva gli occhi sul gruppo che veniva dietro il carro. I parenti, ma di parenti non c'era che il nipote. La moglie, poverina, dal gran dolore s'era trovata senza forze per uscir di casa, dicevano sogghignando le amiche. Delia, infatti, era rimasta a palazzo. Il giudice istruttore avrebbe voluto mandarla subito alle carceri, ma il commissario si era opposto, assumendosi lui la responsabilità dell'eccezionale provvedimento che il questore aveva approvato, per quanto a malincuore. Piovigginava. Una nebbiolina rada e filacciosa cominciava a scendere. Occorreva mettere i piedi con precauzione sulle lastre bagnate e pattumose. Giornata fatta apposta per trasportare qualcuno al cimitero. La famiglia Vitelleschi del Verbano aveva la tomba al colombario. In mezzo al famedio il carro si fermò e tutto il corteo. Un gruppo di persone, punto contrite, ma in compenso assai eleganti e distinte. La migliore aristocrazia della città. Il defunto non aveva amici, ma tutti i suoi pari lo conoscevano, naturalmente, e c'erano poi le patronesse e le socie del Decamerone, con Sofia Moroni in testa. La povera Sofia avrebbe voluto che il circolo partecipasse con qualche manifestazione clamorosa al cordoglio e al lutto di una sua socia di casato così preclaro. Aveva persino immaginato e fatto parola di un opuscolo in memoriam, di cui sarebbe stata lei la compilatrice. Era pronta, diceva, a sacrificare anche qualche pagina del suo romanzo inedito, Liu, fior d'acanto, inserendola nell'opuscolo laddove avrebbe ricordato il soggiorno del ministro plenipotenziario a Shanghai. Ma De Vincenzi era intervenuto energicamente. Quella stava già telefonando alle tipografie per trovarne una disposta a fare il lavoro in poche ore. E Sofia aveva dovuto limitarsi a mandare una corona col nastro tricolore e la scritta: «All'uomo illustre le amiche dell'inconsolabile vedova e socie del Decamerone».
e lei stessa, la presidentessa, con la scorta d'onore del segretario e delle patronesse, s'era affannata attorno a quei fiori e a quel nastro, perché fossero messi bene in vista sul carro. Voleva anche fare un discorso, lì al Famedio, sui gradini della chiesa, ma il marito arrivò a tempo a fermarla, afferrandola pel mantello e sussurrandole qualche parola, che De Vincenzi indovinò violentemente energica. La violenza della paura. Il cavaliere aveva paura, infatti, e ne aveva tanta. Lui aveva trascorso il resto della notte, dopo l'ultimo interrogatorio del commissario, a rigirarsi sui tappeti con cui s'era fatto il letto sul palcoscenico del circolo. Gli incubi lo avevano ossessionato. S'era sentito gettar nel tombone di San Marco con uno smeraldo che pesava almeno mezzo quintale, appeso al collo, e poi veniva una barchetta di cristallo a tirarlo fuori e lo portava a Shanghai, dove il capitano Parodi lo aspettava sulla porta della Fumerie con uno stilo dall'impugnatura d'oro in mano per conficcarglielo nel petto. Venuta la mattina aveva riveduto Sofia e il brigadiere Cruni gli aveva detto che poteva sì andare con la moglie al funerale del marchese, ma che tutti e due dovevano far ritorno subito dopo la cerimonia in via Fiori Oscuri a disposizione del commissario. E adesso il tanto temuto commissario era lì al Famedio e li teneva certo d'occhio, come li aveva sempre tenuti per tutto il percorso. Ma che cosa voleva dire quell'altro assassinio? Perché dopo il signor Marco e il marchese Vitelleschi? Non ci capiva nulla, ma una cosa gli era ben chiara nel cervello: da quella storia lui e Sofia non sarebbero usciti senza danno, e che danno! Parlava un signore con la barba bionda che magnificava le virtù dell'estinto e ne ricordava le preclare benemerenze nel campo della beneficenza. Non v'era uomo bisognoso che non uscisse dal palazzo del defunto con un poco del suo denaro. Soprattutto i ricettatori di pietre preziose, pensò De Vincenzi, mentre continuava a non perdere di vista il giovane Gastone. Alla barba bionda seguì sul gradino più alto della chiesa pel discorso di ringraziamento a nome della famiglia. Il volto pallido e senza ciglia del dottor Narboni. Fu breve, anche se disse che 50 e più anni di assistenza dei notai Narboni alla nobile casata dei Vitelleschi gli conferivano il doloroso obbligo e onore di parlare in simile luttuosa circostanza. E la pioggia sottile seguitava a venire a fili lunghi, senza misericordia, sulla fungaia degli ombrelli aperti. Quando il dottor Narboni ebbe finito, si sentì lo sghignazzamento soffocato di Violetta Sartori, che alle 11 del mattino, vestita con quel suo abito bianco e nero, era pallida come un cadavere e aveva gli occhi cerchiati e pesti. De Vincenzi si era domandato dove avesse potuto trascorrere la notte, a giocare e a fumare, dato che il Decamerone era occupato dalla polizia e la casa di Vannetta Arcangeli del pari. Quando ebbe quello scatto isterico di riso, il commissario fece per accostarlesi, ma già Carletto Vinci l'aveva trascinata via, cacciandola in un tassì appena fuori del cancello. Il nobile Gastone Vitelleschi dei Marchesi del Verbano, fermo davanti al carro, ricevette le strette di mano di prammatica da tutti i presenti, che se ne andavano con una certa fretta. Il giovane appariva compunto e sapeva mascherare a meraviglia ogni impazienza e ogni noia. Un bel ragazzo, pensava De Vincenzi, che sa d'esser bello e che cura di conseguenza la propria persona. E faceva lo studente in medicina, vivendo a carico dello zio, ed era amato fino al sacrificio da Margaret. Il carro si avvicinò al porticato sotto cui era la tomba Vitelleschi. I vespilloni trassero la cassa massiccia, il prete la sperse ancora d'acqua santa e poi la cassa sparì nell'oculo e la pietra di chiusura venne provvisoriamente appoggiata contro l'orifizio in attesa che fossero andati i muratori a cementarla. Era finito. Tirandosi su la sottana con l'ombrello e il breviario nell'altra mano, il parroco di San Babila, la parrocchia della nobiltà, e lui, il confessore e il consigliere delle nobili dame, se ne filò verso il cancello, col subdiacono e il chierico alle calcagna. I vespilloni saltarono sull'autocarro nero e oro che si allontanò silenzioso e veloce, quasi l'essersi tolto dal corpo quella cassa avesse servito a ridargli giri al motore e allegria alle ruote. Già tutti i partecipanti al corteo se ne erano andati e le auto padronali che li avevano seguiti erano scomparse una dopo l'altra dal piazzale.
Gastone aveva dato l'ultimo sguardo alla pietra, ancora tutta bianca, che lo scalpellino sarebbe andato nel pomeriggio a incidervi il nome del defunto con l'alfa e l'omega e col pax sopra la corona marchionale e allo stemma dei Vitelleschi del Verbano. Il notaio gli si teneva al fianco, neutro e paziente, a occhi semichiusi, tutto nero, anche nei guanti. «Me ne vado», disse il giovane. «L'accompagno», fece il dottor Narboni. A una ventina di passi De Vincenzi li seguiva. Sul cancello li vide avviarsi a piedi verso il piazzale Farini. Disse a Cruni di tornar subito al circolo. «La presidentessa e il segretario mi aspettino. Se hanno fame, soprattutto lei, mandino pure a prendersi la colazione, ma non farli uscire». «E se vengono i soci?» «Il circolo è chiuso. Non c'è nessuno dei soci del Decamerone che mi interessi per ora. Voglio dire che mi interessi ai fini dell'inchiesta». Allontanatosi il brigadiere, De Vincenzi prese Sani per un braccio. «Vieni con me. Ho parecchie cose da dirti. Entr'oggi ha da essere tutto finito». «E non è finito?» esclamò Sani, che aveva saputo della morte di Harry Gordon. «Quando avrai spedito alle carceri la marchesa, non ti rimarrà che l'incriminare il cavaliere e la moglie per aver prestato mano al signor Marco, incriminare Vannetta Arcangeli e il suo visconte. Cercheremo i complici, se ci sono, come hanno da esserci, e poi...» «E poi nient'altro, Darei un gran sospiro se fosse così e potessi andarmene a dormire. Ma ho paura che di dormire, per me, non se ne parlerà tanto presto». Camminava lentamente perché il nipote e il notaio andavano adagino, senza parlare, come se passeggiassero. «Ascoltami», riprese il commissario. «Salta in un tramvai e va a San Fedele. Per prima cosa attiva le ricerche del visconte. Vorrei averlo fra le mani prima di sera. Poi informati all'ospedale dello stato di quella ragazza. Se si fosse svegliata e capisse e parlasse, avrei ogni probabilità di finirla presto. Certo non potrò vederci chiaro fin quando lei non sarà tornata in sé. Con quel suo colpo di rivoltella, la marchesa ha fatto tacere per sempre l'unico uomo che sapesse tutto, o quasi tutto, per quanto del cloruro d'anile forse non avesse sentito mai parlare». Avevano passato la porta e scendevano verso Corso Garibaldi. I due davanti tacevano sempre e camminavano di fianco uno all'altro, separati dagli ombrelli aperti. Sani chiese: «Debbo far altro?» «No, ti telefonerò». «Dove ti trovo, se ho da farti qualche comunicazione?» «Adesso non so, ho qualcosa da fare. Tra un'ora o due mi troverai a Palazzo Vitelleschi». Il vicecommissario si mise ad aspettare un tramvai alla fermata. Quando furono in via Statuto, il notaio tese la mano al giovanotto. I due rimasero fermi a scambiare qualche parola. Poi il notaio fece segno a un tassì. Gastone Vitelleschi lo guardò scomparire e s'avviò quindi verso via Solferino. Di faccia c'era un caffè e lui vi entrò. De Vincenzi lo seguì e lo vide andare alla cabina del telefono. Si avvicinò per ascoltare, senza curarsi molto che la padrona e il cameriere lo guardassero con curiosità preoccupata, ma la cabina doveva essere molto imbottita e non si sentì nulla. Quando il giovane ebbe telefonato e ricomparve, gridando al cameriere «Un cappuccino e brioche», il commissario attese che si fosse seduto a un piccolo tavolo presso alla cabina, nella seconda sala, che era quella del biliardo, e poi andò a sederglisi di fronte. «Ho bisogno di parlare con lei, signor Vitelleschi». «Ah». Il giovane sapeva perfettamente chi fosse, perché passata la prima sorpresa sorrise e disse: «M'ha fatto paura, commissario. Le posso offrire qualcosa?» De Vincenzi si fece portare un caffè. Gastone mangiava di gusto. La morte dello zio e il funerale non gli avevano di certo tolto l'appetito. «In che cosa posso esserle utile?» «A me? In ben poco. Ma perché non mi chiede notizie di Margaret Sutton?» L'altro depose la brioche e alzò le ciglia nere, pesanti, lunghe, e lo guardò. Aveva lo sguardo acuto e lucente. «Che cosa c'entra la signorina Sutton?» «Non lo sa che si trova all'ospedale, addormentata da un sonnifero?» «No!» Era stato un grido, ma di stupore. Non c'era lacerazione, non c'era ferita. «Lei lo ama», pensò il commissario, «e lui molto meno». «Perché?» «Come sa lei che la signorina e io, che Margaret... Sì, insomma, che io conosco la signorina Sutton? E che cos'è questa storia del sonnifero?
Non avrà mica fatto qualche sciocchezza? No, non ha fatto una sciocchezza. Perlomeno quella sciocchezza che crede lei. Il sonnifero le è stato dato da altri. Il giovane non capiva. Proprio non capiva e si era dimenticato della brioche. Vuol parlarmi dei rapporti che correvano tra lei e il marchese suo zio? Adesso quello aggrottò le sopracciglia e strinse le labbra. Commissario, il notaio mi ha informato del dubbio del medico sulla causa della morte del povero zio. Io stamattina ho saputo anche, sempre dal dottor Narboni, che alla zia era capitata una disgrazia. Immagino che sia per questo che lei mi interroga. Che cosa vuol sapere da me? Quando ha veduto il marchese per l'ultima volta? Veduto? Non potrei dirglielo con precisione adesso. Uno dei giorni dell'altra settimana, giovedì, venerdì, non ricordo. Ma gli ho parlato al telefono nel pomeriggio di lunedì. Sì, proprio il giorno in cui morì. De Vincenzi lo ascoltava, fece di sì col capo. Vada avanti. C'è poco da dire. Lo zio mi telefonò a casa, mi disse che aveva bisogno di parlarmi, che andassi da lui il giorno dopo, cioè ieri. Io avevo lezione a Pavia e dovetti pregarlo di rimandare a oggi. Non mi parve contento, ma non insisté. Va bene, vieni mercoledì allora, ma non mancare. Oggi invece dovevo accompagnare la salma al cimitero. Quando seppe che era morto? Ieri sera, al ritorno da Pavia. Ne lessi l'annuncio sul giornale e telefonai subito al palazzo, ma il telefono era occupato. Telefonò dopo le 7? Precisamente. Provai 4 o 5 volte, a distanza di minuti, ma sempre inutilmente. Pensai che stessero servendosi del telefono per disporre i funerali, che so, e mi misi in contatto col dottor Narboni. Egli mi informò di tutto e io gli dissi che lui aveva fatto perfettamente bene a opporsi all'autopsia. Anche mio padre, se si fosse trovato in Italia, si sarebbe opposto. Pensare che il povero zio potesse essere stato ucciso era mostruoso. Ma poi, adesso... Si interruppe ed ebbe un gesto come se si fosse pentito d'aver troppo detto. Adesso? Lasciamo andare. Adesso lei pensa che invece suo zio può benissimo essere stato ucciso. Non ho detto questo. No, non lo ha detto. E perché lo pensa? Dio, la disgrazia di mia zia è alquanto singolare. S'accorse che il suo tono d'indifferente leggerezza era stonato e si fece grave. Il volto gli divenne duro. Una piega di severità gli segnò la fronte. Il lampo degli occhi, sotto le ciglia troppo lunghe, stranamente femminee, fu spietato, ma subito s'appannò e le pupille gli divennero sfuggenti. Perché mia zia ha ucciso quell'uomo? Fu un curioso brano di colloquio quello che seguì. Ognuno rispondeva con una domanda e tutti e due sapevano che l'altro non sarebbe stato tratto in inganno dal gioco. Lei conosceva Harry Gordon? Come avrei fatto a conoscerlo? Sapeva che sua zia lo conosceva? Crede che la zia potesse far proprio di me il suo confidente? E il marchese? Perché non mi chiede se mio zio era affetto da senilità? De Vincenzi fu il primo a mutar tono. Non credo che suo zio lo fosse, opinò con tranquilla indifferenza. Ma vediamo di procedere con metodo. Non ha detto che vuole essermi utile lei? Ma sicuro, però non mi faccia dire cose che non desidero dire. Non mi permetto esprimere giudizi su chi che sia, e tantomeno sulla moglie di un mio stretto congiunto, che è morto. Io ho molto rispetto e molta ammirazione per Delia, e ho sempre pensato che il torto era dello zio, che aveva sposato, sacrificandola, una donna tanto più giovane di lui. Dunque vuole essermi utile? Allora mi dica perché suo zio le aveva telefonato lunedì, chiamandola a un colloquio di cui lei non deve ignorare l'argomento e lo scopo. Ma no, le assicuro. Lo zio mi disse soltanto che aveva bisogno di parlarmi e io non so ancora supporre di che cosa si trattasse. La voce dello zio era agitata? Questo sì, voglio dire, concitata, preoccupata quasi. Non le parlò di una lettera ricevuta? Stava per aggiungere di qualche carta trovata, ma si interruppe perché vide che la sua domanda aveva colpito il giovane. Lettera? Ma no, aveva ricevuto qualche lettera forse? Ho detto a caso. Una lettera è stata trovata presso di lui? Ma l'accento era già più tranquillo e una punta di incredulità lo rendeva quasi ironico. No, nessuna.
Lei conosce il testamento di suo zio? E come avrei fatto a conoscerlo? Il marchese non era uomo da render conto dei fatti suoi, neppure a un parente. Così lei non sa chi possa essere l'erede. Ma lo zio non aveva altri parenti che mio padre e me. E la moglie no? Naturalmente. Non crede che possa aver lasciato tutto il suo alla moglie? Può averlo fatto. Già. De Vincenzi tacque e continuò a fissarlo. Lui bevve il suo cappuccino. Mi dica, commissario, non si può evitare lo scandalo, il processo? Si preoccupa di questo? E perché non dovrei? Il nome dei Vitelleschi è il mio. Sicuro? Tutto quanto si può fare per aiutarla. Credo di interpretare quello che sarebbe stato certamente il modo di agire dello zio, occupandomi della difesa di Deglia, provvedendo a tutto il necessario. Andrò subito dal migliore avvocato di Milano, ordinerò al notaio di versare il denaro occorrente. Già si sentiva erede del nome e della sostanza e disponeva con generosità. E se l'erede unica fosse la zia? Impossibile. La risposta era partita da sola e gli veniva dal profondo del cuore. Non aveva potuto fermarla e si morse le labbra. Non è probabile, corresse. Perché? Oh, sa, io non me ne sono mai occupato. Non ho tentato mai di saper dallo zio quali fossero le sue intenzioni al riguardo. Ma c'è quel benedetto nome dei Vitelleschi. Lo zio Goffredo non avrebbe mai permesso che il suo patrimonio, che il palazzo del padre, la tenuta storica del Verbano andasse in mani estranee. Estranee? Intendo nel caso che Delia si fosse tornata a maritare. La zia è giovane. Capisco. De Vincenzi si alzò, pagò il suo caffè. Il giovanotto lo guardava. Io rimango, abito qui accanto al numero 28, quando abbia bisogno di me. Grazie, e uscì in fretta. Appena fuori prese un tassì e si fece portare a San Fedele. Seduto nell'angolo della vettura, De Vincenzi aveva il volto scuro e gli occhi pieni di tristezza. Pensava a Margaret Sutton e ad altre cose, niente affatto liete. XIV. Risveglio. Le ore del pomeriggio in una corsia d'ospedale, d'estate, sono ronzanti di mosche. Di febbraio, con la pioggia sottile che cade, sono stagnanti d'una tragicità fatta d'umidore e di sentori farmaceutici. Sui letti della corsia seconda, in quel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio 1926, le ammalate immobili giacevano in silenzio, al lento processo dei veleni assorbiti. Il reparto disgrazie, sezione donne, accoglieva in maggior parte casi volontari o accidentali o criminosi di avvelenamento. Il veleno predilige le donne, forse perché è un mezzo squisitamente femminile nei suoi effetti. Non mai o assai raramente un uomo ingurgita per errore varechina o cloruro. Per desiderio di liberazione, bella donna o sublimato o fosforo. E non mai o quasi mai chi ha da sopprimere un uomo, da meno che l'assassino non sia una femmina, si vale del veleno per sbarazzarsene. Qualcuna di quelle donne avrebbe voluto lamentarsi, ma non lo faceva. Una sola esalava di quando in quando, con ritmo misurato, un piccolo grido rocco e gorgogliante. Il medico e le infermiere, che se ne intendono, chiamavano quel ritmo spasmo e attribuivano a quel grido l'aggettivo di preagonico. La luce paludosa che entrava dalle grandi finestre, per metà difese da tende bianche, illividiva le pareti smaltate di bianco, gettava riflessi sinistri sulle spalliere dei letti, scavava di ombra e le occhiaie dei volti, incideva i segni ai lati della bocca, rendeva diafane e trasparenti le cartilagini nasali. Fu a questa luce che Margaret, dopo 36 ore di letargo, riaprì gli occhi, che la droga aveva esaurito il suo effetto e la natura riprendeva a farla vivere e pensare. Si sentì subito come legata e costretta all'immobilità da 1000 legami invisibili e tenaci. Fece per sollevarsi e non riuscì a distaccare la nuca dal guanciale. Tutto il suo corpo era di piombo. Ma perché si trovava in quel letto e dove si trovava?
Non riusciva a vedere che le pareti bianche lucide e il soffitto bianco calcinoso. Dove? Come? Perché? Le cambiali di Harry Gordon, l'intimazione minacciosa, atroce, e Gastone e sua madre, e Bruno della casa, che l'aveva seguita e le aveva detto: «È una pazzia, pensate a voi stessa». Ma perché? E come? Dove? No, non ricordava, non poteva capire, non sapeva, e mille legami la vincolavano al letto. L'accanimento furibondo e disperato della sua ragione contro un muro di nebbia opaca si protrasse lungo e martoriante. Più le tornava l'intelligenza, più comprendeva di non comprendere. Finalmente riuscì a muovere una mano e il braccio. La sollevò e la ricadde. Stremata era, ma soprattutto col sangue inerte, coi muscoli incapaci di compiere il più piccolo sforzo. Rinunciò a capire, a muoversi. Disse a se stessa: «Ecco, io sono paralizzata, io sono morta». Morta non era, e lo comprese quando sentì il grido roco e gorgogliante che vibrava ritmico, spaziato, inesorabile e che la percuoteva dall'esterno. Fino a quel momento il grido era stato dentro di lei. La luce mancava sempre più, si spegneva. Era come se l'acqua salisse in quella vastissima sala, sommergendo letti e volti. Quando fosse giunta al soffitto sarebbe stata la tenebra. Ma no. A un tratto una nuova luce si accese, chiara, metallica, di colpo. Gli occhi di Margaret erano aperti. Un volto ossuto di donna si chinò su lei. «Sveglia? Ah, è stato breve!» Margaret vide le labbra che si muovevano, 2 labbra pallide, screpolate, con tante sottilissime fenditure trasversali. Poco dopo le aprivano la bocca e le cacciavano in gola un liquido acceso che le fece formicolare il sangue e le diede d'impeto una sensazione di benessere nuovo. Lei sollevò la nuca dal cuscino e poté anche guardarsi attorno. E non capì ancora che si trovava in una corsia d'ospedale, nella corsia seconda delle disgrazie, anche perché non avrebbe saputo immaginare quale disgrazia le fosse capitata. Fu soltanto la mattina seguente che De Vincenzi poté interrogare Margaret Sutton nella sua casa, dove l'avevano trasportata dall'ospedale. La giovane era ancora debole e assai pallida, ma aveva ritrovato il suo sguardo limpido, così diritto e fermo sotto l'alta fronte che i capelli d'oro illuminavano. Ravvolta in una vestaglia azzurra, distesa sopra un divano, certo ella appariva assai gracile e fragile, ma gli occhi no, gli occhi avevano bagliori grigi d'acciaio. In casa era sola con suo fratello, che De Vincenzi aveva fatto rimanere assieme a Sani nella stanza vicina durante l'interrogatorio. «Mi dia notizie di mia madre», disse per prima cosa Margaret. «Sua madre ha avuto un attacco di cuore, ma lo ha superato e certo si rimetterà». «La ringrazio, anche se lei esagera nell'ottimismo. Mia madre era molto più ammalata di quanto lei stessa non credesse». De Vincenzi sedette accanto al divano. Era la prima volta che vedeva Margaret viva. Cercava di capirla per sapere da qual parte incominciare. Quegli occhi grigi gli facevano temere un'altra lotta, una lotta diversa da quella che aveva sostenuto con Delia, ma pur sempre pericolosa. Se non voleva andare incontro a una disfatta, doveva non sbagliare dal principio. «Esco dal profondo di un abisso, c'è una parentesi chiusa nella mia vita, della quale ignoro il contenuto. Che cosa è avvenuto mentre io dormivo? Perché hanno voluto che dormissi? E adesso costui vorrà che io parli o sarà lui a dirmi quel che è accaduto? E Gastone? Gastone saprà tutto adesso». «Signorina Sutton, vuole che parliamo a cuore aperto? Io sto conducendo un'inchiesta per assassinio». Gli occhi grigi scintillarono, un'ombra velò la fronte. Fu come uno specchio d'acqua che si increspasse impercettibilmente, che fremesse, ma fu rapido. Lui si interruppe. «Non mi chiede chi abbiano assassinato?» «A cuore aperto? Certo. Per questo le dico, io esco dall'incubo di un sonno senza visioni. Non so nulla. Poiché ha voluto questo colloquio, penso che lo ritenga necessario. Ho la sensazione che sia avvenuto qualcosa di terribile, di fatale, di irrimediabile anche per me. Per questo non le ho chiesto subito chi abbiano assassinato. Se crede opportuno che io debba saperlo, me lo dica».
Hanno assassinato il signor Marco e... vada avanti. E lei è stata trovata nella casa di lui, narcotizzata e legata alle caviglie e ai polsi. Per questo non potevo muovermi. Ma no, che sciocca. Non potevo muovermi a causa del sonnifero. Non capisco ancora. Si son presa una pena inutile, come dice, che il narcotico bastava. Già, ma lei sa perché le abbiano dato un narcotico? Per farmi dormire 36 ore. Avevano paura che agisse e parlasse in quelle 36 ore? Può darsi. Interessante. Oh, non avrà mica pensato che mi abbiano legata e addormentata per farmi uno scherzo? È proprio l'unica cosa che non ho pensata. Dunque lei aveva visto qualcosa? Ma no, nulla. Se mi hanno addormentata è perché non vedessi. Gli occhi grigi, non si era ingannato. Anche questa lottava, e come? Bene, ammettiamolo, ma mi vuole aiutare a ricostruire quel che è avvenuto prima che lei si addormentasse? Certo, è proprio quel che lei deve volere da me, questo. Crede di poterlo fare? Lo credo. Mia madre è all'ospedale, io sono stata trovata in casa del signor Marco. Sollevò le ciglia e guardò in volto il suo interlocutore che la fissava. Ma perché in casa del signor Marco? Non capisco. Eppure, poco fa, quando gliel'ho annunciato, non se n'è meravigliata. Non mi ero resa conto del fatto. Io ho tentato di entrare in quella casa, ma non ci sono riuscita. Ne è sicura? Ma sì, mi sono gettata contro quella porta, l'ho percossa. Volevo entrare, ma la porta non si aprì, nessuno comparve. Infatti sulla porta si erano trovate le impronte di una mano femminile, della mano di Margaret. E perché voleva entrarvi? Perché avevo bisogno assoluto di parlare col signor Marco. Erano le 9 di sera? Sì. Lui le aveva dato appuntamento? Sì. Ed era uscito? Non lo so. Lo so io. Certo, la porta non si aprì. E allora lei? Ho atteso, ma... Naturalmente, che mi importa, gli dirò anche questo ormai. Con dolcezza De Vincenzi insinuò: a cuore aperto, io so che lei fumava, signorina Sutton. Ah, ancora di più era sbiancata. Lo sa lei solo? Credo proprio d'essere il solo, e a ogni modo Gastone Vitelleschi lo ignora. Ebbe un fremito d'orgoglio ferito, si strinse nella persona come per chiudersi in sé. Non importa, disse, e le gote le si accesero lievemente. La sua domanda? Che cosa fece quando vide che la porta non si apriva? Salì al 3° piano? Da Vannetta Arcangeli? Sì. Trovò anche il visconte della casa? No, lo avevo incontrato nell'andare in via Fiori Oscuri, pochi minuti prima. E gli aveva parlato? Lui lo aveva fatto. Per dirle? È pazzia, pensate a voi stessa. Cioè? Con voce netta, pacata, Margaret rispose: io quella sera avrei dovuto recarmi dal marchese Vitelleschi per offrirgli in vendita alcune gemme. Lei? Io, ma in realtà dovevo cercare di scoprire dove tenesse la sua collezione di pietre preziose. Lei? Ripeté per la seconda volta De Vincenzi. Tutto assumeva una luce così nuova, così inaspettata. E come mai la ragazza si mostrava tanto pronta a parlare? Io, il marchese mi conosceva. Ero stata da lui altre volte per incarico di Gastone. Ah, dunque il giovanotto si valeva della sua fidanzata per intenerire il cuore dello zio. A chiedergli denaro? Gastone ne aveva diritto, è suo nipote. Sicuro. E il signor Marco aveva pensato di valersi di lei? Sì, io avevo bisogno di denaro. E lui le aveva imposto le condizioni? Sì. Ma come avrebbe fatto a chiedere un colloquio al marchese a quell'ora? Sarebbe stato sufficiente che fossi entrata nel giardino e avessi suonato il campanello della porticina segreta. Lui mi avrebbe fatto salire. Apriva sempre dall'alto, a qualunque ora, perché conosceva le persone che avrebbero potuto annunziarsi a quel modo. Ed erano? Gastone, il signor Marco, qualche altro, io. Ma perché proprio quella sera? Harry Gordon e il signor Marco avevano bisogno di fare il colpo quella notte stessa. Era arrivato a Milano colui a cui dovevano consegnare la barchetta di cristallo. Da Shanghai? Dalla Cina?
La barchetta doveva ritornare laggiù o altrimenti il signor Marco sarebbe morto. È morto egualmente il signor Marco. Ecco, è stato perché sapevo tutto quanto le ho detto che il suo annunzio non mi ha sorpresa. Ma l'astuccio dello smeraldo è stato trovato sotto il cadavere del vecchio. E lo smeraldo? Nelle tasche di Harry Gordon. Ci erano riusciti dunque, e io avevo accettato perché volevo avvertire il marchese del pericolo che lo minacciava. Sorrise. Era la prima volta che lui la vedeva sorridere, ma era un sorriso amaro, infinitamente doloroso. Oh, non mi creda migliore di quel che sono, oppure non creda che io menta. Avevo realmente bisogno del denaro. Harry Gordon mi aveva nelle mani, completamente. Mia madre, io non la giudico, per avere il denaro che le occorreva a giocare, aveva consegnato ad Harry Gordon cambiali con la firma falsa del marchese. Era stato lui stesso a consigliarglielo, altrimenti non le avrebbe dato nulla, e adesso minacciava di mandarle al marchese, per salvare me stessa, me sola, badi bene, perché io amo Gastone, e se lui avesse saputo. Ebbe un fremito, si coprì il volto con le mani, ma subito le tolse. Aveva gli occhi asciutti e le brillavano freddamente. Per me sola e non per mia madre, io avevo accettato la proposta del vecchio. Ero decisa ad avvertire il marchese e a dare una indicazione falsa al signor Marco. Era questione di ore per me, perché la mattina seguente, se non fossi riuscita ad avere la somma occorrente al ritiro delle cambiali, Gordon avrebbe certo eseguito la minaccia. Perciò mi accanii contro la porta del vecchio. Gli avevo scritto che sarei andata da lui alle 9 e lui non c'era. Andare egualmente dal marchese non potevo, perché il signor Marco avrebbe dovuto consegnarmi le pietre da offrirgli, e poi non sarebbe servito a nulla se non avessi trovato il vecchio. Non sapevo che cosa fare. Salii al terzo piano, sperando di trovarvelo, perché anche lui fumava. Non c'era invece. Vannetta mi disse di attenderlo, sarebbe certo venuto. Lo attesi. Non avevo scelta. La donna mi offrì la pipa, non seppi resistere. Dopo non ricordo più nulla. Aveva parlato d'impeto e adesso si era lasciata ricadere sul divano, stremata. Aveva detto la verità, De Vincenzi ne era convinto, ma quella verità, se spiegava molte cose, non spiegava tutto. Perché il signor Marco non l'aveva attesa? Come mai era già in possesso dello smeraldo, o perlomeno come aveva fatto a impadronirsene quella notte prima di essere ucciso? Certo lo avevano ucciso per lo smeraldo, ed era stato Harry Gordon a pugnalarlo. Ma che cos'era quell'ignobile intrigo delle cambiali con la firma falsa? Un lampo gli si fece nella mente. Sì, questo avrebbe spiegato tutto, anche il colpo di rivoltella di Delia Vitelleschi. Guardava la ragazza, che aveva la testa abbandonata sulla spalliera ed era bianca, bianca. Lei amava Gastone, era caduta nell'abisso per difendere la propria felicità. E il giovanotto mangiava brioche e si preoccupava del testamento che doveva essere a suo favore. De Vincenzi si alzò. Margaret lo guardava. Ormai io non posso salvare più nulla. Quando si hanno 20 anni, signorina Sutton. Ebbe un pallido sorriso, un altro sorriso, ed era come il primo, amaramente doloroso. 20 anni. Scosse il capo. Forse sarebbe meglio che mia madre non uscisse dall'ospedale. De Vincenzi non rispose. Che cos'altro avrebbe potuto dirgli Margaret che lui non sapesse? Doveva andarsene. Eppure sentiva che abbandonarla così sola era doloroso. Signorina Sutton, sono costretto a lasciare in questa casa il mio collega Sani. Perché non dovrebbe farlo? Io ho parlato affinché lei facesse tutto il necessario. Non è quel che crede, ma potrò forse aver bisogno che lei mi dia qualche particolare che ignoro. Io sarò occupato altrove. Lasciando qui Sani mi sarà facile mandare un agente da lui e farle chiedere quanto mi interessa. Era una povera spiegazione, ma non ne aveva saputo trovare un'altra. Non credo che avrò nulla da aggiungere a quanto le ho detto. De Vincenzi si diresse alla porta. Vorrei chiederle un unico favore. Dica. Se fosse possibile che il marchese ignorasse delle cambiali e di me. Il marchese Vitelleschi è morto, signorina Sutton. Margaret non poté parlare, aveva sbarrato gli occhi, come se le fosse apparsa una visione d'orrore. 15.
Lo specchio. Il portone del palazzo Vitelleschi del Verbano era interamente aperto, perché la salma del compianto marchese ne aveva ormai varcato la soglia per recarsi, tra salmodiar di preti e strofinio di suole sui lastricati fangosi, al colombario. Ma il portinaio in berretto gallonato non si teneva, cerbero solenne, in mezzo all'androne. 2 agenti di pubblica sicurezza ne guardavano la severa portineria, di sul tavolo della quale il registro per le firme era scomparso. E in quanto al portinaio, costui in uniforme faceva un bel meschino vedere, seduto come era in un angolo della stanza, col berretto sulle ginocchia e senza più autorità e solennità. Se il cadavere aveva esulato verso l'ultimo riposo, una donna dai capelli rossi e dall'irregolare beltà turbevole si trovava nel palazzo in stato di arresto, guardata a vista dal brigadiere Cruni e da altri 2 agenti. Il brigadiere Cruni, tozzo e pesante, con quel torso troppo grande per le sue corte gambe ercoline, vestito di stoffa rude cardata a mano, proiettato a linee ferme, a rilievi decisi, stonava nell'ambiente. Tra quei mobili antichi, tutti dorature e sagomature, era il bove tra le porcellane. E lui lo sapeva e si sentiva a disagio e per reazione si muoveva più pesantemente, calpestando quasi con voluttà i tappeti soffici con le sue doppie suole chiodate. De Vincenzi gli aveva dato la consegna di sorvegliar da presso la marchesa, non perché temesse una fuga, che adesso, dopo la morte di Harry Gordon, sarebbe stata per lei vana e irragionevole, ma perché non voleva ritrovare un altro cadavere a palazzo. Che quella magnifica creatura non avesse equilibrio era evidente, e c'era da aspettarsi da lei anche l'effrazione disperata, sicché Cruni, messo in quel timore, non l'abbandonava di vista un solo istante. Delia, dopo aver dormito sulla poltrona, s'era destata assai tardi al mattino, e a destarla era stato il rumore dei vespilloni e dei preti, che erano venuti a chiudere la cassa e a portarselo via. Appena aperti gli occhi aveva veduto quell'uomo piantato saldamente quasi sulla soglia della porta, e a tutta prima non si era resa ragione del perché vi si trovasse. Subito aveva fatto per uscire dallo studio e Cruni, eseguendo la consegna, le aveva annunziato che il commissario sarebbe tornato e che lui non poteva lasciarla sola. «Anche nel bagno?» aveva chiesto Delia guardandolo con ineffabile ironia. Il brigadiere aveva risposto arrossendo: «Anche nel bagno». Allora lei era andata di nuovo a sedere nella poltrona e vi era rimasta. Cruni era seduto accanto alla porta. La cassa, tutta dorature e bronzi, era passata e nessuno dei 2 aveva fatto un movimento. In casa ormai non v'erano che Pietro, le cameriere bianche e nere, la cuoca e quei 2 dentro lo studio. Pietro girava le stanze una a una, come per riprenderne possesso. Aveva dovuto togliere il tappeto macchiato di sangue dall'ingresso. Aveva dovuto far scomparire le macchie di cera da quelli della stanza da letto e rimettere i fiori di legno alle spalliere. Aveva acceso tutti i fuochi nei caminetti per dar calore di vita agli appartamenti e passava e ripassava davanti alla porta dello studio che rimaneva chiusa. Vi era bensì entrato nel mezzogiorno per chiedere alla signora marchesa se volesse far colazione nella sala da pranzo, ma Delia gli aveva risposto che le portasse 2 uova da bere e un bicchiere di porto. Poi aveva anche spiluccato un grappolo d'uva nera, conservata fuori stagione e fatta rinverdire in acqua tiepida. Cruni, per suo conto, non aveva voluto mangiare e il sacrificio era stato grande. Lui sperava soltanto che De Vincenzi venisse a toglierlo da quella guardia, che era la più martoriante di tutte quelle che gli fossero capitate fino allora. Alle 3 De Vincenzi arrivò. Appariva chiuso, concentrato, con una ruga profonda a mezza fronte. «Pietro, vediamo un po' di trovare gli anelli che mancano». «Mancano gli anelli?» E il servo sbarrò gli occhi in volto al commissario. De Vincenzi non sorrise. «Sì, mancano ancora molti anelli alla catena, e qualcuno potrete forse darmelo voi. Venite con me». Si diresse verso la porta della camera da letto del marchese. Le finestre erano aperte, le tende tirate. Si vedevano gli alberi del giardino. Il letto era vuoto. Ancora presso al caminetto c'era un po' di sghembo la poltrona che era stata del marchese e sulla quale si era addormentata bambina.
La porticina segreta aveva il suo unico battente spalancato, come se una volta scoperta non avesse avuto più ragione di richiudersi a combaciare. «Conosce la signorina Sutton?» Pietro si teneva diritto davanti a De Vincenzi, che si era seduto. «Non la conosco, signore, non è mai venuta qui». Dunque Margaret era sempre passata per la porticina. Certo, la prima volta il marchese doveva essersela trovata davanti, mentre forse credeva di veder comparire suo nipote. «Il marchese aveva fiducia in voi?» «Non so che cosa lei intenda per fiducia. Voi dovevate conoscerlo meglio di ogni altro. Come si può credere di conoscere un quadro che si sia visto sempre dal basso? Il giudizio è necessariamente unilaterale». Pietro era troppo colto e intelligente, poteva risultare prezioso o deleterio a seconda della sincerità che avrebbe voluto adoperare. «Sedetevi, Pietro. Il signor commissario può interrogarmi a suo beneplacito, anche lasciandomi in piedi. Ci sono abituato. Questa volta occorre che mi parliate dimenticando che siete il cameriere». «Non potrò mai dimenticarlo, signore. E poi, a che cosa servirebbe dimenticarlo, se lo sono? Non potrei perdere in un minuto tutte le deformazioni professionali subite in 40 anni di servizio». Ma sedette, composto, rigido, mantenendo quel suo fare fieramente ossequioso. «Che uomo era il marchese Vitelleschi?» «Io l'ho conosciuto che aveva circa 30 anni. Era vivo suo padre allora, ma ebbi poco a servirlo nella sua giovinezza. Il marchesino Goffredo andò a Roma e quindi seguì la carriera diplomatica. Non era stato che nel 1920 che egli è tornato in Italia, a Milano, per rimanervi. Ed era già un uomo più che anziano ed era succeduto al padre nel titolo e nel potere di capo della casata. Tutte le altre volte che vi era venuto, anche dopo la morte dei genitori, non si era trattenuto qui più di una quindicina o una ventina di giorni. Come vede, io non ho potuto conoscere il defunto marchese in tutto il corso della sua vita, in tutto lo sviluppo della sua personalità. E in questi 6 anni? Il marchese faceva vita ritirata, era di poche parole, aveva un segreto tarlo roditore. Molte volte ho pensato che il soggiorno all'estero, in quei paesi così diversi dai nostri, gli avesse lasciato qualche ricordo doloroso, o cattivo, o ingombrante. Quali ragioni ve lo facevano credere? Nessuna ragione, io non posso parlare che delle mie impressioni. Quando si sposò e la marchesa venne a palazzo, quali furono le vostre impressioni? Il signor commissario mi fa una domanda imbarazzante. La marchesa è giovane, lo era molto di più di suo marito. Andate avanti. E il marchese se ne accorgeva? Debbo credere di no, signore, se l'ha sposata. L'amava molto? Posso rispondere di sì. Le ha donato la collana di brillanti che aveva appartenuto alla marchesa madre. Non lo avrebbe fatto se non l'avesse amata molto. Perché era appartenuta alla madre? No, perché era di brillanti, tutti di prima scelta, di acqua purissima, senza un carbone, senza una scalfittura. E il signor marchese non si separava facilmente dalle gemme. E la marchesa? Il signore che cosa vuole precisamente chiedermi? La marchesa amava suo marito? Pietro guardò il fuoco. Non crede il signor commissario che sia necessario far levare un po' la fiamma? Pietro, la marchesa ha ucciso un uomo. Il servo fece il volto attonito. Io non so nulla, signore. Ho trovato un cadavere, ma ignoro da chi l'uomo sia stato ucciso. Non importa. Io vi dico, quell'uomo è morto. È necessario mi diciate tutto quel che sapete. È necessario? È indispensabile, se non volete che vi mandi a San Vittore. Non è di questo che mi preoccupo, ma del valore che può avere una mia testimonianza, del valore morale e del diritto e dovere ch'io abbia a farla. De Vincenzi si fece ancora più scuro in volto. Capiva benissimo il senso riposto delle parole del servo. Pietro aveva più cuore di quanto non gli fosse necessario per il suo mestiere, e lui stesso, commissario di polizia, si trovava davanti a una preoccupazione consimile. La giustizia. Il servo scosse lentamente il capo grigio e lo guardò. La verità. Ancora il capo grigio ondulò lento e lo sguardo si fece più profondo. Non c'è che una cosa peggiore della morte, ed è la vita.
Pietro assentì vivamente. Un filosofo era, e De Vincenzi un poeta. Mai interrogatorio poliziesco si era svolto più in urlante contrasto con le comuni regole della logica e della consuetudine, e mai inquisito aveva trovato più aderente e adatto inquisitore. Amava suo marito, la marchesa. Il defunto marchese le aveva dato la collana e i braccialetti di brillanti. Avrebbe potuto darle la collezione delle gemme. Perché non lo avrebbe amato? Che cosa sapete di Harry Gordon? Era giovane, forte, brutale, non aveva scrupoli, sapeva uccidere e accarezzare. Questa volta il commissario guardò il cameriere con un lampo di ammirazione sincera. Pietro fece per alzarsi. Rimanete seduto, non ho finito. A malincuore Pietro rimase seduto. Una volta in piedi sarebbe tornato servo e lui non chiedeva altro in quel momento. Era mai venuto a palazzo Harry Gordon? Per la porticina segreta? Sì, signore. Mi è successo un paio di volte di trovarlo nella camera del marchese a colloquio col mio padrone, che si affrettò a mandarmi via appena vedutomi. E con la marchesa? Le telefonava? Di nascosto dal marchese? Quando era Harry Gordon al telefono, io dovevo annunziare alla signora marchesa una chiamata dal Decamerone. Il marchese dubitava. Ho sempre creduto che non dubitasse. Soltanto poche ore prima della sua morte avevo cominciato a temere che una chiaroveggenza martoriante e morbosa stesse per farlo soffrire. E come spiegate tale chiaroveggenza? Una delazione. Spiegatevi, Pietro. Sarebbe troppo tardi per non farlo. Con la posta delle 17 lunedì era arrivata una lettera con l'indirizzo scritto a macchina. Non ricorderei neppure quella lettera se alla sera non l'avessi veduta tra le mani del marchese. Era seduto nella sua poltrona e la fissava con una cattiva luce nello sguardo. Mi vide entrare e se la mise in tasca. Le ceneri del caminetto? Null'altro? Proprio null'altro avete veduto? No, martedì mattina, il giorno in cui io trovai il signor marchese morto, giunse con la posta di mezzogiorno un'altra lettera simile alla prima. De Vincenzi balzò in piedi. E me lo dite soltanto adesso? Dove l'avete messa? Pietro si alzò, rispose con voce mutata. Aveva ritrovato il suo sguardo fuggevole e la sua fierezza di cameriere di gran casa. Il signor commissario non me l'aveva chiesto e io credevo che fosse mio dovere consegnarla al notaio Narboni con tutte le altre carte e i documenti che si trovavano nella casa. Andate a prenderla. La lettera era laconica e volgare. Ieri vi ho scritto per la prima volta. Se di esser becco siete contento, non tenete conto neppure di questo mio secondo avvertimento. Un vecchio non dovrebbe mai sposare una donna giovane e bella. Scritta a macchina su carta comune, di quella che si compra nelle tabaccherie. De Vincenzi, quando l'ebbe letta, ripiegò il foglio lentamente, lo rimise nella busta, lo fece sparire in tasca. Era assorto, fissava il fuoco. Pietro aveva distolto lo sguardo da lui e affettava di guardare la cima degli alberi fuori dalla finestra. Andate. Aveva bisogno d'esser solo. Sedette nella poltrona, strinse con dita nervose i braccioli. Chi aveva scritto quelle lettere? Qualcuno certo che conosceva la sua vittima, perché esse ferivano al cuore, erano acute come strali, come il pugnale dal manico d'oro che s'era confitto nel petto del vecchio di via Fiori Oscuri. E qual era lo scopo? Uno solo. Non avrebbero potuto averne altri, o se no bisognava ammettere che fossero state scritte da uno squilibrato affetto da mania di delazione. Ma l'ipotesi non reggeva, perché il marchese era stato fatto morire col cloruro d'anile. De Vincenzi si alzò, fece qualche passo, era in preda a un'agitazione dolorosa. Gli sembrava di rivivere le ultime ore del marchese, lì in quella camera, col martirio improvviso della rivelazione inaspettata. Amava la moglie. Come avrebbe potuto non amarla? Nel sangue doveva averla. E adesso sapeva che lo tradiva, poiché, certo lui, aveva dovuto avere di colpo la sensazione che quelle lettere dicevano la verità. E s'era sentito vecchio. De Vincenzi si avvicinò al caminetto, un brivido di freddo lo aveva percosso e istintivamente aveva teso le mani alla fiamma. Fissava davanti a sé la sua immagine nello specchio e di colpo la verità gli apparve.
quasi cacciò un grido, tanto essa era plastica, aderente, una verità psicologica. Ecco perché il marchese aveva voluto uno specchio vero, uno specchio moderno in cui si fosse potuto vedere. Sua moglie lo tradiva, era più giovane di lui, non poteva amarlo, ma lui fino a quel momento non si era sentito vecchio. Lo era? Si guardò nello specchio, in quello specchio livido come l'acqua di una palude, e si vide sfocato, senza rilievo, senza colore, senza vita. Era realmente così? E aveva voluto uno specchio, un altro specchio, e aveva ordinato a Pietro di comperarlo e di portarglielo la mattina dopo, subito appena desto. Ma non si era destato più. E che cos'altro aveva ordinato a Pietro? Che chiamasse il notaio Narboni, che lo facesse venire a palazzo alle 11:30. I due ordini, dati in quel momento, erano in stretta relazione fra loro. Il marchese voleva cambiare il suo testamento. Per questo aveva voluto il notaio appena sveglio, ma non si era svegliato più. Dunque il testamento avrebbe dovuto contenere l'indicazione decisiva. De Vincenzi si allontanò dal caminetto, attraversò la stanza, andò a chiudere la porticina segreta. Chi era passato per quella porta dalle 9 di lunedì sera al momento in cui il marchese si era abbattuto a terra fulminato dall'embolia? Forse il vecchio di Fiori Oscuri. Certo, il signor Marco aveva dovuto tentare da solo il colpo delle pietre preziose, senza bisogno di valersi di Margaret Sutton. Ma chi aveva addormentato e immobilizzato la ragazza? De Vincenzi alzò le spalle. Problema secondario e di facile soluzione. Bastava interrogare a fondo Vannetta Arcangeli. Non dubitava neppure che la donna avrebbe parlato. I vivi parlano sempre, o presto o tardi. Era ingiusto, anche i morti parlano. Il marchese non gli aveva forse rivelato il suo segreto anche dopo morto? E chi altro era entrato in camera del marchese quella notte? Chi altro che lo aveva ucciso? Il medesimo che aveva bevuto il whisky con lui e che poi aveva fatto scomparire 2 bicchieri e la bottiglia. Uno, dunque, con cui il marchese avrebbe potuto trattenersi in conversazione amichevole bevendo whisky. De Vincenzi uscì dalla stanza, si trovò nel salotto, guardò la porta dello studio in cui erano chiusi Delia e il brigadiere. Esitò. Rivederla? Perché? Lei che cosa avrebbe potuto dirgli? No. Non l'avrebbe mandata alle carceri fino a quando non fosse stata data lettura del testamento. Entrò nell'ultimo salottino e afferrò il telefono. Il notaio Narboni? Desidero che domani mattina alle 11 venga al palazzo Vitelleschi col testamento. Naturalmente, troverà i possibili eredi. Provveda lei stesso ad avvertire il nipote, grazie. Depose lentamente il ricevitore e rimase qualche istante con la mano appoggiata al telefono. Poi si scosse. Sì, non c'era da far altro. Era antipatico, ma necessario. Per il giudice istruttore l'induzione e la deduzione non avrebbero potuto costituire basi d'accusa. Si è mai visto un collegio giudicante condannare qualcuno perché un commissario di polizia ha indotto e dedotto? E sorrise. Pietro nell'anticamera gli s'inchinò. Quando potrò lasciare questa casa, signor commissario? Non avrei la forza di rimanervi. Credo che domani sarà tutto finito, Pietro. Per le scale pensava che molto probabilmente neppure quella notte si sarebbe coricato. E anche si diceva che Margaret non avrebbe più avuto ragione di soffrire ormai, oppure avrebbe sofferto da morirne. 16. Venerdì 13. La lettura di un testamento di venerdì 13, per chi sia superstizioso, non è piacevole, per quanto un testamento implichi di necessità un erede, e quindi per costui il venerdì 13 sia un giorno fortunato. Nello studio, sotto la pendola di Bull che segnava le 11:05, Delia Vitelleschi, vestita di nero, col suo abito corto ai ginocchi, chiuso al collo, chiuso ai polsi, attendeva. Nell'angolo più buio, quasi incastonato nel muro, Cruni si teneva ritto. Quella fazione lo aveva stremato. No, non si può rimanere chiuso in una camera con una donna, bella, d'una bellezza strana e coi capelli rossi, per quasi 24 ore, senza maledire il destino. E quella donna aveva ucciso.
Cruni la considerava come una qualsiasi accusata da tradursi a San Vittore. Ma erano i mobili di quella stanza, il sottile e pur penetrante profumo che alitava lì dentro, a dargli la sensazione di un caso insolito, di un caso che gli era capitato addosso di traverso e che non rientrava nel compito delle sue mansioni e dei suoi doveri. La porta si aprì ed entrò De Vincenzi. «Commissario, lei non si è fatto più vedere?» «Sono stato molto occupato, signora». «Occupato a che cosa? Se io le ho ucciso Harry Gordon». «Occupato anche a cercar di capire perché lei lo abbia ucciso». «Non ha mai provato a guardarsi in uno specchio?» «Anche lei? Perché? Che cosa c'entrava lo specchio adesso?» «E non ha mai avuto il desiderio di frantumare la sua propria immagine, frantumando lo specchio?» «Ah, dunque era vero, aveva amato Harry Gordon per affinità naturale». «Io sì, io ho voluto uccidere me stessa, uccidendo lui». «E le gemme?» La donna ebbe un fremito. «Un destino tutto di gioia, colmo di tanto denaro. Sì, forse, così avrei risparmiato Harry, ma era stato proprio lui a far deviare il mio destino». Entrava il notaio Narboni, seguito da Gastone Vitelleschi. Il giovanotto era vestito a lutto, come si conviene a un erede. Anche il notaio aveva la redingote nera e i guanti neri, funebre, senza ciglia, neutro, senza volto. Delia lo vide senza volto, anche perché lui evitava di guardarla. «Può cominciare, dottore?» Entrò un altro personaggio. De Vincenzi, ignaro della procedura notarile, non se lo aspettava. Anziano, forse vecchio, curvo, con la giacca a code, verdognolo. Era tutto verdognolo, anche nel volto, oltre che nell'abito. Ma il curioso era che i suoi calzoni si fermavano a una spanna dalle scarpe a stivaletto con gli elastici, sicché si vedevano 4 dita di calze grigie, di lana pesante. Sotto il braccio l'uomo recava una busta di pelle nera. «Ci siamo tutti?» «Segga a quel tavolo, Vercingetorige». L'ometto dai calzoni corti si chiamava Vercingetorige, ma forse non era vero. Forse il notaio aveva soltanto voluto far colpo dandogli quel nome. Comunque non protestò e sedette al piccolo tavolo di palissandro intarsiato. Aprì la busta di pelle, ne trasse un plicco sigillato di rosso e alcuni grandi fogli bianchi, soltanto rigati sulla loro immacolatezza. «Non ho calamaio e penna», disse. Aveva una voce assolutamente normale, comune. Era strano che avesse una tal voce. De Vincenzi andò lui stesso in anticamera e tornò con Pietro, che portava il calamaio e la penna. «Anche Pietro deve rimanere, non è vero, dottore? Il testamento può contenere qualche legato che lo riguardi». Pietro andò a mettersi nel fondo. Il notaio prese una seggiola e sedette accanto a Vercingetorige. Cominciò a dettare a voce corrente, bassa, mangiandosi le parole. In mezzo, rogito per l'apertura del plico contenente le ultime volontà del nobile uomo Goffredo Vitelleschi, marchese del Verbano. Io, Vittorio Benamino Agapito Narboni, notaio autorizzato, eccetera, il giorno 13 febbraio dell'anno 1926, eccetera, sito, eccetera, ho proceduto alla presenza, eccetera, all'apertura, eccetera. Vercingetorige scriveva. Quando ebbe finito si fermò e si mise a succhiare il cannello della penna. Il dottore fece saltare i suggelli, dopo aver mostrato la busta agli astanti, sollevandola. «Perché non seggono?» chiese. Gastone solo sedette. De Vincenzi rimase ritto accanto a Delia, con le spalle al fuoco e alla pendola di Bull. Adesso il notaio dava lettura del documento. Io, Goffredo Vitelleschi, marchese del Verbano, in perfetta sanità di mente, ho scritto e firmato il presente testamento, che contiene le mie ultime volontà, da eseguirsi e rispettarsi dopo la mia morte, che non mi auguro prossima. Il lettore fece una pausa. Delia ascoltava e continuava a fissare un punto lontano, oltre la testa del nipote, che le stava seduto davanti, oltre la parete, oltre il visibile. De Vincenzi aveva socchiuso gli occhi. Non voleva che l'intensità del suo sguardo, diretto all'osservazione di una sola persona, lo tradisse.
Lascio tutto quanto posseggo, siano beni mobili e immobili, come da elenco aggiunto, e la mia collezione di pietre preziose. Delia ebbe un brivido. A mia moglie degli avimercati in vitelleschi del Verbano. No, non è possibile. Quello non può essere il testamento di mio zio. Gastone era balzato in piedi, aveva il volto acceso e lanciava attorno sguardi disperati. Tremava tutto, preso da un vero convulso isterico. Delia si scosse dalla sua meditazione. Tornava da lontano. Che cosa c'è? Che dice? Che è accaduto? Chiese con profondo stupore. A lei quel testamento non poteva più interessare oramai. Il nipote si era lanciato verso il tavolo di Palissandro e il notaio era scattato in piedi. Vercingetorige aveva dovuto togliersi la penna dalla bocca. Signor Marchese, il testamento è questo. Reca la data del 14 maggio 1922 e non dice altro, non dice assolutamente altro, ma è firmato ed è olografo e non può essere validamente contestato. Non è possibile. Lo zio deve averne fatto un altro posteriore. Occorre cercarlo. Non sono quelle le sue ultime volontà e io le conosco, me le ha confidate. Non sono quelle. Lunedì sera mi ha detto che l'unico erede di tutto il suo patrimonio ero io. Il notaio taceva, tutti tacevano. Delia disse lentamente: Io non posso ereditare nulla. L'eredità andrà egualmente a Gastone. È vero? È vero? Chiese il giovane, afferrando il notaio per il bavero della redingote. Se la signora firma un atto di donazione, ma in tal caso il fisco riscuoterà il 60%. E tu mi fai la donazione, zia? E perché non dovrei? Seguì un altro silenzio. Ha scritto il verbale di lettura Vercingetorige e si affrettò a firmarlo lui per primo. Vogliono firmare come testimoni? Si guardò attorno, tese la penna a Pietro, la tese a De Vincenzi. Venga, venga. Vercingetorige chiudeva la busta di pelle, si alzava e uscì seguito dai pantaloni corti sulle calze grigie e sugli stivaletti a elastico. Gastone anche uscì dietro di lui, dopo aver preso la mano di Delia e averla baciata. Tutto non era durato più di 10 minuti, come faceva fede la pendola di Bull. Allora De Vincenzi aprì gli occhi, sorrise, s'inchinò alla marchesa, si diresse alla porta. Cruni fece un passo verso di lui e a voce bassa il commissario gli disse: «Puoi condurla alle carceri. Passa a San Fedele a farti dare da Sani l'ordine di incarcerazione». Per le scale si affrettò un poco e sul portone vide Gastone che all'angolo di via Serbelloni saliva sul primo tassì della fila. De Vincenzi prese il secondo. Seguì quella vettura. In via Solferino i due tassì si fermarono. Il commissario raggiunse il giovanotto per le scale. «Ho bisogno di parlare con lei, signor Marchese». «Perché? Che cosa vuole?» «Non ho nulla da dirle io». «Entriamo in casa sua, se permette». Quando furono nel piccolo ingresso, De Vincenzi andò diritto a una porta e l'aprì. «Che cosa fa? Quella è la cucina». «Appunto, venga con me». L'altro lo seguì quasi barcollando. Aveva negli occhi il terrore della bestia presa al laccio. De Vincenzi aprì un armadio, ne trasse una bottiglia di whisky e 2 bicchieri. «Vuole che le descriva come ha fatto a uccidere suo zio con una dose sufficiente di cloruro d'anile?» Il giovane, livido, tacque. De Vincenzi lo prese dolcemente per una mano e lo condusse in un'altra stanza. Sopra un piccolo tavolo si vedeva una macchina da scrivere. «Ecco la macchina con cui è stata scritta questa lettera, signor Marchese». E trasse di tasca la lettera anonima, che era giunta al palazzo di Corso Venezia con 12 ore di ritardo sul previsto. «Ma come ha fatto? Come ha fatto?» mormorò il giovane, e poi con più forza: «Ma quando e come è entrato qua dentro?» «Ieri sera, mentre lei era al caffè, e in quanto al come, lei non ha neppure una serratura Yale alla porta. Quelle serrature lì, col più semplice dei grimaldelli, si fanno girare». Lo scatto delle manette. Per trovare un tassì dovettero andarsene uno accanto all'altro e il commissario sembrava un amico che sostenesse un ubriaco o un ammalato, sino al largo dell'Università Bocconi. In tassì De Vincenzi chiese senza guardarlo: «Suo zio le telefonò realmente?» «Sì». «Aveva ricevuto la prima sua lettera anonima?» «Sì».
Lei andò la sera stessa, sì. E le parlò, proprio, del tradimento della moglie, sì. E le disse che aveva lasciato tutta l'eredità a lei? Sì, mi ingannò. De Vincenzi non volle dirgli che suo zio non lo aveva ingannato e che il testamento in favor suo lo avrebbe fatto la mattina dopo alle 11:30, se lui non gli avesse fatto annusare il cloruro d'anile. Epilogo. A rapporto. Allora, De Vincenzi, chi ha ucciso il signor Marco? Harry Gordon. Prove? Lo smeraldo. Chi ha tolto lo smeraldo al marchese? Il signor Marco. A che ora? Tra le 21 e le 22. In qual modo? Lo ignoro e nessuno ce lo dirà mai. Le supposizioni che si possono fare sono infinite e ciascuna potrebbe essere la buona. Perché è stato ucciso il signor Marco? Harry Gordon voleva vendere lui la barchetta e lo smeraldo. Voleva impadronirsi delle gemme del marchese. Voleva fuggire con esse e con Delia, mi scusi, con la marchesa. Perché il signor Marco non si era fatto trovare all'appuntamento datogli da Margaret Sutton? L'ignobile intrigo delle cambiali con la firma falsa del marchese era stato ordito da Harry Gordon per togliere ogni possibilità alla ragazza di entrare nella simpatia del vecchio. La marchesa sapeva che il marito aveva fatto il testamento a suo favore, ma temeva sempre che potesse mutarlo e lasciare tutto il suo a Gastone, e per questo Harry Gordon voleva perdere Margaret. Perché Gastone scrisse 2 lettere anonime? E perché ne avrebbe scritta una sola? Il suo scopo era chiaro e lui doveva raggiungerlo in fretta. Di qui il bisogno di vibrare colpi ripetuti sullo spirito dello zio, prima di incontrarsi con lui alle 22 di lunedì. Una lettera l'aveva scritta alla domenica e calcolava che fosse giunta nelle prime ore del mattino. Abbiamo saputo da Pietro che tale calcolo risultò erroneo, forse a causa appunto della domenica, che aveva rallentato il ritmo consueto di distribuzione postale. Una seconda la scrisse e l'impostò il lunedì, sempre ritenendo, come certo, che lo zio l'avrebbe ricevuta la sera stessa. È stata questa seconda lettera che mi ha fatto sospettare di lui e che mi ha rivelato il dramma psicologico del defunto. Quale parte ha avuto il visconte della casa nei 2 assassini? In quello del marchese nessuna, in quello del signor Marco di complicità. È stato lui a dare un fortissimo sonnifero a Margaret Sutton e a trasportarla nella casa del signor Marco per toglierla di mezzo e per impedirle di incontrarsi col vecchio, mentre era necessario che Harry Gordon potesse condurlo da solo nelle sale del Decamerone. Ma perché ha voluto ucciderlo lì dentro? Per complicare le difficoltà che la polizia si sarebbe trovata ad affrontare, per dare l'aspetto di un delitto misterioso a un volgare assassinio commesso da appartenenti alla stessa banda, col normale scopo di appropriarsi del bottino. Per un caso imprevedibile, la morte del vecchio è avvenuta nella stessa notte di quella del marchese e ne è risultato il mistero della barchetta di cristallo. Il questore tacque. Si tolse lentamente il garofano doppio dalla bottoniera e lo mise nel bicchiere accanto agli altri. Con le dita rassettò l'occhiello. La marchesa? Alle carceri femminili con Vannetta Arcangeli. Gastone Vitelleschi? A San Vittore con Bruno della Casa. Il Decamerone? Chiuso. Ho denunciato a piede libero Sofia Moroni e suo marito per complicità e altri piccoli capi di accusa. Tutto normale, dunque. Apparentemente, certo. Di quale apparenza parla? Di quella che impone la società. Secondo lei, allora? Secondo me, commendatore, una barchetta di cristallo con uno smeraldo per fuoco di poppa contiene in sé una tale formidabile dose di immoralità disgregatrice che le pene del codice sono ingiuste nel colpire coloro nei quali quell'immoralità ha ineluttabilmente operato. E il testamento? Ha il valore dei sacchetti di gemme. De Vincenzi, lei è stanco? Certamente, commendatore, è da domenica mattina che non mi metto tra le lenzuola del letto. Vada a dormire allora, è meglio. Grazie per aver ascoltato questa lettura. Se ti è piaciuta, lascia un like e iscriviti al canale. Attiva anche la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi contenuti. A presto!